Amici, un saluto da Jack Lonemax, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Guardate, Leonardo è stato bravissimo oggi ad annunciare il nostro grande arrivo. Il grande arrivo, dice: buon Pomerania a tutti. Ci sarà una puntata di Final Fantasy XIV. Ecco, serana, buona serana. Ragazzi, potrebbe essere l'ultima dell'anno su Final Fantasy, potrebbe non esserlo. Vi faccio vedere una piccola conquista fatta oggi, dopo la live di ieri praticamente. Però, vedere se riesco, da dove devo farla partire. Guardate, morendo ho sbloccato il platino. Ho consumato tutta la vita qua. E Medieval, ciao Ximo. Questo è il platino di Medieval, morendo con onore. Ho usato tutta la mia vita per curare i miei compagni ed è morto. Però è platino. Sì. No! Non ora. Il remake, tanto sentirete parlare di Medieval nella top 10 che esce sabato. Aspetta, grazie che metto i sound. Come stai, Simo? Io sono su Discord, nel caso volessi. Sei il benvenuto, ovviamente, ma per ovvie ragioni. Oggi sono anche raffreddato. Allora, siete pronti? Simo. Ho detto Ximo? Ho detto Simo con la X. Ximo in Chon. Non lo so che nome è, vai. Simo, non Ximo. Simo con la S. Non so perché l'ho detto con la X. Vabbè, la mia abitudine di usare la X quando non dovrei. Vabbè, solito. Oh, che spavento! Non è vero, sono a posto, tranquillo. Comunque, stavo facendo vedere che stamattina, sai che ieri ho finito, vabbè, ieri sai che ho finito Medieval, eri con me, e stamattina ho finito di platinarlo. Guarda il video, morendo, ho sbloccato il platino, sono andato a morire consumando tutta la mia vita, era esausto, è andato KO, 1, 2, 3, platino, visto, Salvatore di Gallopino. No, beh, è stato un platino che alla fine non mi mancava molto, avevo perso una bottiglietta, ma sapevo dove era perché l'avevo vista ieri in diretta. Quindi va bene, stiamo iniziando la nostra Wakame. Va bene Simo, verrà anche Simo a trovarci fra un po'. Perciò è una buona notizia. Sento che Wakame sta ballando con l'elefantino in sottofondo. Io oggi ho finito finalmente di mandare video, ora mi mancano gli ultimi 2 video. Sì. Stasera ragazzi, è una cosa importante, stasera io invito a seguire Lio, seguirlo sulla piattaforma Viola, perché stasera, se voi lo... no, anche qua su YouTube. Anche su YouTube, vabbè. E anche soprattutto sul suo sito personale www.icavallieridel.com. Non è che... Allora questa storia dei Cavalieri del Tigre. Vabbè, ma poi cambierete nome nei Cavalieri del Ductreo, che sarà ancora più l'evoluzione. Vabbè, ma sai che le fan art fanno molto amanti del wrestling. Mi stavi facendo soffocare con le scusa, non soffocare senpai, non soffocare. Allora, c'è un'altra sfida, cos'è? Evanescent, ok, Evanescent. Abbiamo mandati dal paradiso, un pugno di padre Celentano che ti spedisce dall'altra parte del mondo. Heaven Sent, eccolo qua, boia. Iniziamo sta missione. Oh, mia figlia è in ritardo da Kugane, alla mia amata Shiraomi. Shiuomi. Come state, belle gioie? Pronostico Inter-Liverpool. Ma per me l'Inter ne piglia un paio di mazzate da Liverpool. No, lo dico perché tanto l'Inter Prendilo. No, aspetta, perché il Liverpool quest'anno è messo male. Non dico per quello. Per consolare questa povera squadra, i Reds, quest'anno dovrebbe essere malissimo. Se mi sente Matteo mi piglia sberle pure lui, perché Matteo è del Liverpool, ma... Secondo me. Ciao Aisu, ecco qua. Mettiamo il sound del secolo. Io ho finito la top 10 oggi, cioè l'ho postata, ma messo male, in più non ci sono portati dietro Salah. Senza Salamino, insomma, non va mica tanto bene. 2-0, dice. Sempre da gufare. Comunque, ragazzi, io ho messo sta cosa. È un po' che non mettevo il sub goal. Abbiamo superato i 20, sarà fra qua e l'altra piattaforma Viola. Non sapevo, abbiamo fatto l'obiettivo annuale per raggiungere le 20 sub di questi ultimi 2 mesi. Piacere. Tanto non farò dirette per la maggior parte del mese, quindi poi prossimo mese, ragazzi, spero di risolvere in fretta. Voi sapete qual è il problema, lo sapete già. Il mio problema
è soltanto, ma quanto devo andare distante qua? Un bel po'. Praticamente il problema mio è semplicemente che devo ancora ottenere, cioè devo rifare sistemare il PC, risolvere il problema. Per fortuna negli ultimi giorni non mi ha più dato problemi, per fortuna, meno male, non è piacevole quando il PC inizia a fare ma che cacchio è? Insomma, sai com'è. Però, visto che succede. Allora, vai a vedere il travel log. Ce ne manca uno. Ma no, sono andato sott'acqua. Però se vado sott'acqua posso usare il mio gattone, quindi vedi, col gattone sott'acqua. Un micione. Sì, un bel micione. A forma di Y. Allora, le live fino a... No, non le faccio fino a Natale, prima. No, sono scoppiato quest'anno, onestamente, ragazzi. Ho voglia di dedicarmi ai miei gatti soprattutto, stare a passare il tempo in casa, tranquillo. Perciò penso che questa sarà l'ultima settimana, questa è sicuramente l'ultima settimana completa. Poi la settimana prossima penso che farò ancora qualcosa, ma vi faccio sapere. Domani vediamo come si va avanti a... Ragazzi, nel caso se riusciamo a convincere Jack... Dimmi. Ascolta. La prossima settimana vi portiamo qualche partita su come si chiama, su Gartic Phone. Stavo pensando che la nostra live alla fine lascio sterdere la cosa a 4 ore perché non sono in grandi condizioni di salute in questo periodo, non si nota perché sono sempre me stesso, ma diciamo che non sono in grandi condizioni, sempre con il mal di testa e cose varie, però hai visto che mi sono abituato talmente tanto al mal di testa che ormai vengo sul Discord anche con mal di testa, cauta anche, sì, che vediamo se possiamo organizzare qualcosa, ragazzi, mi farebbe anche piacere, onestamente è proprio l'occasione giusta per farlo, per salutarci, vediamo. Cosa mi dice Siumi? Stai lontano da me, mi dice Siumi. Perché? Cosa le ho fatto di male a sta poveraccia? Ma una che vede la faccia di Wakame non deve aver paura di Wakame. Wakame non è aggressiva. Sono stata mandata dai pescatori di Isari. Beh, ha un protettore. Da notare la tartaruga ninja della da te è fantastica. Sì, infatti, sembra una tartaruga ninja, Koji. Sono fighissimi. Ma certo, Leonardo è un po' che me lo chiedete e un po' che vorrei dirvi di sì, onestamente. Sia alla proposta di Lio che quella di Leonardo. Fare una live saluto con un po' di cacciarate e combattimenti e cose varie. Ok, sì. Penso che poi Lio dovrà trasformarsi in Super Saiyan. No, mi avevano proposto Marbles on stream, ma quello va solo sulla piattaforma viola, purtroppo. Non ha la compatibilità con YouTube. A parte che bisognerebbe essere almeno una ventina per farlo girare un po' bene. No, ma poi quello lì dove... Dimmi? Non so quando può divertire una gara di big. Ai tempi pigliava, perché ognuno gestiva la propria biglia, cioè gestiva, in realtà no, la guardavi e basta, la guardavi. Ma ai tempi c'era la come si chiama, quarantena. La quarantena, esatto, proprio quella che ci ha causato problemi. E io sono inseguito dalla potenza di De Luca Senpai, che mi dice sempre De Luca vs Jack. Come ieri su coso. Senti, esatto, non senti l'audio, ma vabbè. Come ieri su... Oggi l'emergenza è bloccare Leone Max. Ma com'è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina, ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Sì, dovrei mettere quella del lanciafiamme. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con lanciafiamme. L'ha detta lui, mica l'ha detta io. Quella l'ha detta lui. Allora, non parlando di politica, però... No, non parliamo mai di politica, assolutamente. No, la frase che lui disse personalmente è stata esagerata. Sì, andare a prendere la gente... Allora, ci poteva stare il fatto, sai, dici, stiamo in quarantena, la puoi rimandare... Va bene Simo, vieni. Eccolo, ciao Simo. Sì, buonasera. Eravamo in... magari non dire quella parola prima che YouTube... Poteva dire tranquillamente, ragazzi, ve la organizzo io, appena finisce sta quarantena ci metto io. Ma il problema è che nella sua regione c'erano molte persone che non rispettavano le norme, a lui dava fastidio sta cosa, gli dà fastidio. Vabbè, che anche in Italia
No, anche in Etihad. Guarda, qua passavano tutti col cane per andare in giro. Qua era tutto pieno di gente col cane. Come quello che Mai scrisse fatto, Leonardo. Mai avuto. sul foglio di permesso lì che era per la cosa da quarantena, scrisse mi trovo pestata perché devo comprare la polverina bianca. Non è una bella parola però quella. E non possiamo dirla, però Gli intelligentoni c'erano prima e ci sono sempre stati. Sì, ci guarda. saranno sempre. Anzi, è solo un modo per esporli di più davanti agli altri. E credimi, ho letto dei post su Facebook, gente veramente. Ma io in quel periodo lì che ho smesso di usare Facebook, perché ho detto ma basta. Eccolo l'annuncio di Leonardo. Vi ricordo inoltre di lasciare anche un bel like per chi vuole, per chi può. Ricordiamolo sempre, per chi vuole, per chi può. Non è obbligatorio, non è tipo. No, perché ti spiego, Lio in realtà so che vorrebbe diventare uno scienziato giapponese, questa fa già ridere, e vorrebbe unire le facce delle persone attaccate a un'altra estremità del corpo umano e creare così una sorta di millipede, insomma, capito, no? Io voglio vedere dove mi vai a finire tutto in mano. Ma stai dicendo che Lio direbbe in realtà io vi costringo a lasciare un like, però ovviamente no, comunque parlando con te, Jack, io ad esempio nel periodo della quarantena io era raro che uscivo. Io sapevo dove uscivo ogni volta. No, sono curioso. Supermercati? O al massimo, o al supermercato mi andavo a comprare di tutto e di più. Sì, ma al supermercato cosa succedeva quando una persona starnutiva? Succedeva al finimo, oh mio Dio, tutti spaventati come se arrivasse una bomba. No, da me, dal supermercato che era vicino a casa mia, c'erano 4-5 vecchietti, ma era proprio per grazia divina. Quindi non c'era questo incredibile starnuti che la gente si girava, tipo scappavano, ti guardavano come i malfattori, i portatori della peste bubonica. Poi ai tempi ciao Leonardo, dici sono sempre giovani quelli là cose, no? I vecchi che 822 anni che camminavano per strada. Ma loro ti dicono noi siamo i giovani del surf, ti dicono loro. Ma i giovani del surf dove? Che vanno lì. Fanno il movimento di bacino, poi si rompe l'ernia. Poverini. Gol, Leonardo. Pensa a te, Leonardo sta immaginando l'incredibile vittoria del Milan. Vai, contro il Torino, dai. Però stava perdendo. Ho guardato ieri e perdeva 2-0. Ci ha messi bene. Poi dopo è entrato Pulisic che l'ha ribaltata. Allora alla fine Allegri avevate ragione, cioè tu avevi ragione Simo a parlare bene di Allegri, io ne parlavo come se fosse il disastro peggiore della storia del Milan, invece la storia ha dato ragione in chi invece lo appoggiava, bisogna metterlo, lo devo mettere, non volevo metterlo ma lo devo mettere perché sono una persona corretta quindi. Ma Allegri sarà un difensivista, però se gli dai gli innesti giusti guarda come ti ribalta le partite. Ma se si vedete il gioco di PS3, mi piace portare il PS3. Il gioco di ieri è bello, ha solo il difetto che non si può fare un arcade così lungo, cavolo, un'ora per finire un percorso. Sarebbe stato bello se durava 20 minuti e facevo vedere 3 personaggi, potevamo giocare con altri, scatenavamo la fantasia. Io non l'ho disinstallato perché voglio ancora provare qualche personaggio. Però io. Ma alla fine hai capito qual è il problema che ti dava Discord? Il dispositivo audio messo quello predefinito me l'ha risolto. Te l'ha risolto, bene. Ok. Preparati, ogni volta che ci sarà un aggiornamento di Windows ti esplode OBS, ma non è una gufata, è proprio così. Può confermare. Vabbè, tanto poi dopo la live o una mattina pomeriggio che non fai live ti devo mostrare alcune cosette. Anch'io fra un po' smetterò di fare live, fra poco. Ti mostrerò un po' di cosette in tutta tranquillità. Sì. Io non vedo l'ora di mettermi a registrare come vecchi tempi, un po' di roba. Perché faccio live, poi non riesco. Oggi ho postato questo video, ho 9 giga. Insomma, era parecchio, ho impiegato un'ora e mezza, poi ho dovuto editare cose là, e adesso non è ancora finito, devo un'ora di sottotitoli del video della top del 2025, non la flop c'è già, la top
tecnicamente l'ho messa per abbonati, ma onestamente aspettate, la metto poi pubblica sabato. Lo dico perché devo sistemare i sottotitoli, poi devo tradurre in tutte le altre lingue, devo mettere i sottotitoli tradotti, le descrizioni della pagina tradotte, e poi sarà pronto per sabato, sarà pronto. È una corsa contro il tempo, come sempre, quando è un video di 9 giga massiccio. Ti dice salve Simo, Leonardo. Ciao Leo. Per me Leonardo a me è soggettata all'ex giocatore del Milan. Anch'io penso sempre a quello di Leonardo. Sì. O a Bonni e Bonucci ai tempi loro. Che vabbè, non ha avuto una brutta ha avuto purtroppo un brutto secondo epilogo quando è andato. Sì. Ma vabbè. Siamo beschi di Boppi, come direbbe il web oggi, anche se non... Questa storia dello Skibidi Boppi e basta. Ma accadrà, è un meme che cadrà. Tutti i meme muoiono dopo un po', tutti i meme muoiono un po'. Sapete? Tipo i Brainrot, per fortuna non se ne stanno inventando altre, però stanno facendo cagare. Stanno facendo... Allora, io... Stanno facendo offerte... robe con le IAC che giuro non riesco a comprendere. Sì. Tu forse lo sai, forse non lo sai, ma c'è una cosa che mi fa imbestialire tantissimo, ed è quello che se tu vai a vedere le offerte dello store, del PlayStation Store, solo giochi... c'è un sacco di brain rot. C'è un sacco di brain rot. Cioè la Sony praticamente, non so se la Sony, chi è responsabile, se la Sony o penso gli sviluppatori, è pieno di sta spazzatura, di sti giochi che è ovvio che fanno cagare, sono di giochi copie incollati da altri giochi, dei cloni brutti di Amnesia, vabbè. Qualcuno disse che anche il gioco dello Slender era un clone di Amnesia fatto male, ma... Sono due cose diverse. Grandissima cavolata perché... non lo so, l'aveva detto un esperto, uno che fa video sulla storia dei videogiochi, lo sto seguendo sui suoi video. Sono due cose diverse, Amnesia e Slender, ma chi è che le dice? Non lo so, non faccio mica il nome del youtuber, adesso questo No, qua. ma... Ha fatto un video sulla storia dei videogiochi, 9 ore di storia, tipo... 9 ore di storia. No, dico, ma lo sai perché quello sta sparando una grandissima cavolata, Jack? Perché se tu ti vai a guardare anche lo stile di gioco che ha Slenderman e lo stile di gioco che ha Amnesia, sono due cose completamente diverse, perché Amnesia è più se possiamo dire così, in stile Outlast o giochi simili. State vedendo quello che sto facendo? Cioè, sto scendendo giù nell'apoteosi degli sconti, sempre meno conosciuti. Stiamo scendendo. Mentre Slender, iniziando proprio dal primo Slender, ovvero Slender le 8 pagine, era più un... Ma mi sa che era quello il riferimento al gioco di Slenderman. Penso che fosse Slenderman le 8 pagine. Possiamo considerarlo un search and run, ovvero un cerca e fuga. Sì. Perché sì, tu dovevi cercare le 8 nella foresta, sì. Poi vabbè, nell'atto ci potevi mettere anche le... Quindi se le trovavi non morivi, nel senso non è che ero obbligato a morire in tutti i casi in quel gioco. No, allora potevi comunque passare a miglior vita, però bella come frase, YouTube approva, la dici così. Però sono tanti nel doppiaggio italiano di Dragon Ball che dicono no, allora Dragon Ball era ti anniento, l'hanno sconfitto, queste cose qua, ma anche Naruto, anche lì, One Piece. Hanno annientato, non l'hanno ammazzato. Forse che tra questi dovessi beccarti magari quello lì che ti abbiamo detto la volta scorsa. Sì, ma non aspetta. Ovvero quello dei ma voglio solo farvi vedere il lato brutto. Oh, ma perché oggi non le vedo? Ma questo qui, guarda, leggi solo il nome di questo gioco. Cosa hanno appena visto i miei occhi? Hai appena visto quello, sì. Il videogioco di ma che sconto Thief, Master Thief, non Master Chief Edition. Boia, questo è un gioco della Bethesda, 3,74. Thief è bello, allora Thief lo sai perché è bello? Perché praticamente è tutto stealth, tutto stealth con i... Potevano suonarlo un pochino meglio, però... Dicono che è bello il 2, però il 2. Jack, lo sai quello che mi piacerebbe vederti portare, se mai lo porterai? Dimmi. La serie di Tropico.
Cavolo, la serie Beh, di io Tropico ho è Tropico 6, ho Tropico 6 su disco, su PlayStation però. Io. nel caso provaci a portarlo, perché bello Cosa hai visto? il videogioco di Grid. Ah, Bello sì. quello lì. Sì, sì. Dove potevi fare e dove potevi anche Ma affrontare io sto Black cercando. Loghi. Ma perché non lo leggi questo sono i giochi seri. No, Leggi. io ne ho visto uno Questo meglio, qui, Jack. questo qui hai visto. Sali. Salirò. Cosa devo vedere? Verso su. Ancora? Ho visto un Far Cry 3 Blood Dragon che Ma ce l'ho quello già, io ce l'ho l'ho- già, ce l'ho già, Eh. ce l'ho. No, io l'ho provato. Ovvio che ce l'ho. Però non riesco a trovare i Brain Rot. Cioè, eccoli, guarda. Toon Sahur Supermarket. E poi non è solo questo, vabbè, sarà un caso. Poi scendi, ecco, Brain Rot Fighting. Dico, ma boia! Anche qua, Toon Sahur Backrooms. Vedi, è tutto così. Più scendi, più vai nell'abominio. Cavolo sarebbe Brain Rot Fighting, praticamente che sarebbe una sorta di Mortal Kombat. Ballerina Brain cappuccina, Rot. no! Senti la musica, no? Non la posso sentire. Cos'è? Fa schifo. Gorilli avvocati, grande. Qua siamo. Ma cos'è? Vabbè, trippi. Se c'era, come si chiama, Thomas, sarebbe emozionato perché Thomas è fan di queste cose. Ma che? Borbrito bandito, beh dai, è la leggenda. Ho capito ragazzi, e ricordo che normalmente spesso Brain lo chiamano Italian Brain Rot. Ma questi sono praticamente i giochi fatti. Sì, e ti sto dicendo, costerebbe 9 euro, lo danno a 1 euro. Allora qua, queste sono escape room, dicevo io, per quello dicevo, vabbè, le back room, scusatemi, sono quelle robe liminali, come si dice, esperienza liminale, cioè devi scappare da sto. Quando dici che l'orrore che vedi con gli occhi, altro che orrore che vedi con gli occhi, porca miseria, questo è proprio. Poi avevo visto questo, ricordi il gioco Up? È la scena, Jack, è la scena quella lì in cui si vede che rimane sconvolto perché vede sua la sorella di Marge. Che in bagno che si sta facendo la doccia e lui letteralmente per bruciare, per dimenticarsi ciò che aveva visto, prende la candeggina, si fa il risciacquo sugli occhi. È una scena così orrenda. Guarda, il gioco. Questo che è? Giuro. Sì, Ma poi il bello ci che credo. c'è parte che sta entrando, lo prende, gli fa cosa, gli fa. Ma che sei scemo? Perché l'hai fatto? In quel momento esce la zia, fa grazie lo abbraccia, si mettono a piangere. Vabbè che Only Up è un incesto di gioco, ma porco Giuda, magari e lo possono anche peggiorare, come hai visto, mettendoci i Brain Rot. E poi Abyss, Backrooms Pool, la piscina. È vergognoso che li approvano quello. Sì, è tutto approvato. Questo lo sai perché? Perché siccome questo qua Abyss Backrooms Pool è particolare, ma è bello, lo sai perché? Bello! Sì, perché non c'entra niente con i. No, non c'entra con loro, dai, quello non c'entra con loro. Però l'infamata lo sai qual è? No. Oh, cos'è sta roba? Microfono. Oh boia! Mi sono spaventato. Il fatto del microfono. Cioè praticamente tu devi riuscire a fuggire, ma devi parlare piano. Ma forse questa versione no, forse. Al voto è considerato un abominio, non è quello che dici tu, sarà un clone del clone questo, non quello No, Jack, te lo giuro, è questo qui. Praticamente devi parlare quasi pianissimo, poco e niente nel Sì, ho capito, te ti perdi, ho capito. Ecco. Don't Scream. No, Don't Scream è un altro. Don't Scream è un altro, infatti conoscevo quello lì. Don't Scream è un altro. E poi abbiamo Tralala, Backroom Pool, che qui non gli hanno messo le Nike, altrimenti la Nike gli dava la mazzata se si metteva le Nike. Comunque, cioè ovviamente è il Backroom Pool, ma stavolta col Tralala che ti segue. E poi si lamentano se per caso qualcuno aveva proposto il videogioco dei Sharknado. Rispetto a sta roba, il videogioco Sharknado ha più neuroni, ve lo assicuro. Digging a Hole Simulator ha più dignità, forse.
Sì. No, ma poi sarebbe magari... questo è il gioco del signor Ed, guarda, sarebbe- scavi fosse. Al massimo sarebbe un manageriale quello se dovesse... questo l'ha fatto... No, non sia facciamo nomi, Yotobi, non facciamo nomi, non facciamo nomi. molti youtuber l'hanno fatto, Ok, e il C'è un finale voto. Ha un è voto. Beh, particolare. penso che ci butterà la persona dentro quello che faccia per fare una No, fosse no, del genere. no, praticamente devi... Però mi sembra che questo è un altro, dove praticamente devi scavare e devi stare attento alla pulizia che te... La che polizia. La polizia. La polizia. Cosa hai visto? Monster Prom, quello è bello. Quale? pure. Monster Prom. In questa schermata? Sì, era prima, salendo prima, era sopra Jack. Monster Pro Praticamente- XXL. Monster Prom. Sempre ottime maglie Praticamente- l'XXL. No, praticamente questo è è un dating simulator, Con i mostri. però con i mostri. Carino! E quindi te becchi, cioè puoi scegliere il personaggio. Forse devi andare a l'unica cazzo con i pecca- maschi, cioè solo dating sim con i No, maschi. sei all'interno di una scuola. Forse lo sai qual è la cavolata di più? Che non è forse tradotto in italiano. Ma vabbè, dai, quello è il meno, onestamente, quello è il meno perché siamo abituati con il dating sim, proprio è uno dei generi meno tradotti di sempre. Peccato che a proposito di dating sim non sia stato sfruttato al massimo quello là di Dead by Daylight. Quale? Anni fa è uscito, non mi ricordo il nome, No, però è invece stato poco lo dico, guarda, lo dico senza vergogna. Io ai tempi avevo provato, che poi l'avevo conosciuto tramite un altro youtuber, un dating simulator dove praticamente sei un papà che forse ha appena perso la moglie ed è rimasto solo con la figlia. Oh mamma. E in qualche modo lui cerca di nuovo l'amore, ma lo cerca in altri papà, ecco. E io ai tempi ne avevo, cioè mi piaceva, possibilmente ora che parlando di dating sim, Ha una tematica interessante. Scommetto che era barbuto. possibilmente, era barbuto, possibilmente che mi riprende il pallino di riportarlo. Poi c'è anche quello là con i piccioni. Lo so, sì. lo conosco, ma è strano. Dating sim con i piccioni. Sono piccioni, ma sono ragazzi, nel senso, tu li vedi ragazzi. Ce ne vuole. È geniale, era una parodia. Anime waifu, la roba sostanziosa, finalmente. Anime waifu. Come cosa? Cioè, qui è come ciao Matteo! Ciao, ti avevo citato prima perché c'è il Liverpool stasera contro l'Inter. Matteo, mi dispiace. Mi spiace, Matteo. Sei andato a sciare, ti sei preso freddo. Qui stiamo vedendo il materiale interessante qua. Anime Waifu Simulator. Questo è il gioco di Lio. Quella nascosta dietro l'albero, c'era una nascosta dietro l'albero. Sì. Oh no. Ma una domanda, Jack. Questa è una piccola curiosità mia. Ma a parte tutti questi giochi in... Vabbè, sono sceso nel fondo del PS Store, è ovvio che troviamo solo sta roba qua. Che devi comprare. Ti è mai capitato di beccarti qualche gioco gratis anche qua su... No. Sì, ci sono, ma sono rari e di solito... Sì, ci sono, a volte li lasciano i giochi gratis. Sì, giochi gratis, Honkai era gratis. Non parlo di versioni di prova, io sto parlando di veri e propri giochi completi. Sì, certo, Honkai Star Rail, Genshin Impact sono tutti giochi gratis, ovvio che sono gratis. A parte quelli. A parte quelli, c'è un motivo per cui sono gratis, c'è un motivo. C'è nel senso che poi ti guadagni i soldi col gacha, vuoi andare avanti e non vuoi andare indietro. Body Combat Bonus, cos'è Body Combat Bonus? Comunque grazie Matteo che sei qua, mi spiace solo che stai male, cavolo, io sono empatico. Allora, non per essere... Cioè, madonna, ne ho visto una a 59 centesimi. Sì.
Ah, questo è il Ma classico che poi, gioco ragazzi, che si fa io con la mia carta di credito, una volta, cioè, ovvio, c'è il rischio che se ti pigli una roba a 59 centesimi te la bloccano e ti dicono, ma qui è una roba che ti hanno preso dei soldi. Sono capaci, alcune volte. Il mio amico si era No, visto ma bloccato per aver infatti, preso io un ad gioco un esempio- euro. Ma non può essere vero che hai speso un euro. Sì, è vero che ho speso un euro. È vero che ho speso un euro. E gli hanno bloccato la carta. Pensa a te. No, comunque stavo dicendo che diversamente da Eccola. Steam ti dà molta più possibilità di vendere giochi gratis. Sì, questa cosa è vera. Guarda, Cats vs Dog Fighter Jet Simulator, vedete. Si va in giro con il jet. Finalmente gatti e cani decideranno chi vince con i loro jet. Questa è una cosa importante. Meglio sarebbe quello Domenica sera avevo 40 di febbre, una roba assurda. Secondo me sì, lo sbalzo di temperatura, lo so, guarda. Sì, è il prezzo, anch'io mi ero arrivato dalla montagna anni fa, mi ero ammalato anch'io, ma di brutto, ho passato il Capodanno. Io sono l'unico che sono talmente pazzo che una volta sono salito vicino alle bocche dell'Etna in canottiera. Ma perché lì fa freddo vicino alle bocche dell'Etna? Come? Perché? E minchia, siamo un bel po' di metri sopra il livello Beh, del già mare. è vero, non è che sempre No, ma poi c'è fuoco ma di poi sotto. bello che, che io conoscevo la guida e la guida mi fa: scusa, tu ho detto, sì, che c'è? Ma non senti freddo? Quale freddo? Fa: ma guarda che stiamo salendo, mica stiamo andando a cosa. Io non sento freddo. E però fa: mica. Non sento frio. Vabbè. Dunque, insomma. Vedi, più scendiamo, più si va nel dimenticatoio, ma alcune cose potrebbero essere così. No, Pet Kawaii Shop. Cats of War c'era Cats of War, i gatti in Sì. guerra. Che roba, c'è questa ragazzina. Ma poi comunque ti becchi come sempre giochi sul più scendi, più vai nel dimenticatoio, ma è proprio questo il bello, più scendi, più vai in quell'angolo dello scoprire. Questi possibilmente potrebbero essere i giochi che Mamma mia, che un famoso questo titolo è tradotto con la IA, melodia della stella che svanisce. È tradotto con la IA, dai, melodia della stella che svanisce. Sembrano i titoli quelli là di Ciro della Divina Scuola del Docuto. La melodia, sì. La melodia sì. della stella che svanisce. Abbiamo Cyberpunk City Tycoon. Perché giocare a Cyberpunk se lui è 77 quando puoi giocare a Cyberpunk City Tycoon? I Tycoon sono i giochi strategici che arti le città. Io ogni volta Matteo, stasera come pensi che finirà la partita del Liverpool stasera contro l'Inter? Spero. Dico, io ogni volta che sento la parola Tycoon mi viene solo in mente una persona. Un wrestler. Che mi sta troppo sui... Non il wrestler, ok, non il wrestler. No, diciamo quasi è stato Resere che Ma io pensavo al vero. No, tu pensi a quello là, ho capito. Tu pensi a un ciuffo strano, vero? Un ciuffo strano. A un ciuffo biondo, molto biondo. Un ciuffo biondo. Lo so chi è. Che adesso non è più biondo, ma è diventato grigio. Ma vabbè, ha cambiato parrucca. Scusatemi, volevo dire. Niente, come l'ho detto. I Baluba. Ma che Baluba? Ho detto parrucca. Baluba, non c'entra nulla. Sì, è uno molto Baluba. Sì. Ma non è Baluba. È un balubone. Ma non è un Baluba. Ma sei un Bauscia. Massimo, si voglio dire un Bauscia. È una cata, bellissimo. Che nome? Devil Girl. Cavolo, ma poi i prezzi, ragazzi. Comunque costa 27 euro sto gioco. Ma boia. Già il gioco... Sì, ho capito, questi si li fanno con Rempi. Io, ragazzi, lo so usare Rempi, come chiunque sa usare Rempi, non ci vuole un genio. Posso farlo anch'io, ma non lo venderei a 27 euro un gioco. Ma boia, è tantissimo. Vedi, questo è chiaramente fatto con Rempi. Lo stile ha le stesse interfacce di Rempi. Rempi è un software per creare Obama-kun. Perché? Perché Obama? Non lo so, è qui Obama-kun, vabbè. Ma scusami, questo qui io infatti io ce l'ho, io l'ho reinstallato lì, l'avevo sentito nominare, però... ma è il meno apprezzato dei software degli ultimi anni, purtroppo, però non è terribile in realtà, è solo un po' noiosetto all'inizio. Basketball Anime Girl, guarda, questo qui c'è la maglia di Chicago Bulls, vabbè, chiaramente
Ma no, ma che grafica c'ha sto gioco? E vabbè. Fa vedere. Ma dai, ma c'è la palla gigante e loro sono mini, ma cos'è? Le immagini sono carine, ma sta roba qua poi non si può vedere. Da notare che l'inquadratura è sempre un'inquadratura molto Ma bassa. perché? Voglio far vedere l'azione del salto con la palla, mi sembra normale, Sì, la palla che tu porti il giocatore, cioè se ti arriva una pallonata di quello ti Sono tipo i palloni di Rocket League. passa, Cioè, i palloni ti di passa Rocket il come si chiama, ti passa la cassa toracica dall'altra parte. Final Fantasy 10. Cioè, te la gira. Non proprio, guarda, però capisco cosa intendi. Ah, dici di Zestiria, sì. Ti trovi le scapole davanti. Cazziaron. Cioè, ti trovi le scapole davanti e la cassa toracica di dietro. Ouch. Sì. Vabbè, ma ragazzi, c'è sempre un certo gusto nel vedere certi Vabbè, giochi. ma alcuni poi di questi, cavolo, cioè, che so i classici giochi giochi flash che trovavi sui siti. Lo so, cavolo. è solo che li trovavi gratis. Li trovavi gratis una volta, sti giochi. Li trovavi gratis. Li E paghi. poi alcuni di questi, ad esempio quel City of Brass, se sono interessanti, perché non Ma certo, io ho preso alcuni giochi a bassissimo prezzo perché mi interessava, mi ispirava il gameplay, assolutamente. O mi ispirava il Platino Fascia. Vero anche quello. Ma non sono che... oggi ho fatto Platino su Medieval, sono soddisfatto perché Medieval comunque... Cioè, non è un gioco che te lo regala, devi raccogliere tutto. Mangavenia sarà tipo una sorta di Castlevania. Infatti... Castlevania Manga, che carino. Niente, bianco e nero. Pareggio, vittoria Inter, Liverpool in crisi, sarà fuori rosa, me l'avevano detto, sì. Sì. Una cosa del genere ci starebbe come sì, cosa. È carino, sembra un po' Castlevania con la grafica di Undertale, ma ci sta perché questo ragazzo se lo sarà fatto lui, Insomma, disegnato in pixel art, ragazzi, questo è un impegno c'è, peccato il voto è anche passabile, un 3,80 è già più che sufficiente. No, che 5-6, 5-2. Oh ragazzi, dobbiamo andare a vedere se abbiamo vinto o abbiamo perso, ma non posso ancora andare. Se Cometino me lo segno. Lo infilo vicino alle tue consiglie. Cometino gamer. Ok. Allora, com'era? 5-6 5-2. Ah, Cometino. Lo metto appena finiamo qua. Cioè, stiamo vedendo i giochi in basso sullo store. Siamo sempre in basso. È arrivata anche la Eiji. Ciao Eiji. A breve farai Spyro. Dovrei farlo, però. Vorrei farlo. Sì, adesso. Non a breve, guarda. Faccio poi un video sul palinsesto. Perché ci sta. Non li faccio mai video sul palinsesto. Ne farò uno. Spiegare. Voi sapete già, perché ve lo dico. Silent Hill 2 Remake. Appena finisce The Last of Us. La prossima Medieval c'è Tomb Raider Anniversary. Ma quello lo finiamo in 4 settimane. Dai. 4 settimane lo finiamo, massimo 5, no? Cioè nel senso non è un dramma, è un gioco breve, sono giochi che così volevo iniziare l'anno. Prova a vederti, non so se già te l'ho detto, prova a vederti un attimo se nello store c'è per caso, come cavolo si chiama? My Sweet Carol. Sì, dovrebbe esserci, ne avevo beccato, non so, sì, dovrebbe esserci. Poi Let's Sing, questi sono giochi di Avatar, ma che senso ha? Io non capirò mai i giochi di Avatar. Non Avatar, intendo proprio gli Avatar. Giochi di Avatar. Sì, che sono dei cloni di football, ma dai. Che è sta roba? Vedi che roba. Cos'è? Io vorrei capire che devi trovare le cose uguali. 1-7-3-4, grazie, devo vedere se la settimana scorsa abbiamo vinto, sarebbe bello se avessimo vinto. Leonardo dice 1-7-3-4, Leonardo. Ecco, abbiamo il buon vino, abbiamo Leonardo e poi vediamo il terzo. Sì, l'ho fatto. Massimo, cosa hai messo accanto a lei? Ho messo una luce, un po' di luce ragazzi, per periodo natalizio mi piace illuminare la stanza così risparmio sulla luce, vabbè. Non è che risparmio, non me ne frega nulla di risparmiare su quello. Allora, non è quella grande spesa con le luci LED. Sì. Ok,
Resident Evil, bla bla bla. Now, qui siamo già tutti contenuti DLC, non so neanche se ci sono giochi qua, qualcosa forse. Siamo scesi talmente in basso, siamo scesi. Space Engineer, 3 miliardi di DLC. Sì, DLC di Yakuza. Yakuza, l'ultimo, ragazzi, ha un bel prezzo. Faccio vedere. L'ultimo Infinite Wealth, tu lo conosci anche tu lì, Simo, ovviamente, se non fan della serie. Infinite Wealth, se vuoi la cosa con New Game Plus, 85 euro. 85 euro. Lasciamo perdere che hanno aggiunto un dungeon per farmare che poteva essere evitabile. Sì. Maestro, mi senti? Di vacanze. Certo che ti sento, ovvio che ti sento. No, ti volevo dire che sai che devo riavviare un attimo il computer perché è da oggi che non so perché mi sta dando problemi PC, cioè ovvero lo lascio 5 minuti così e poi mi sta mandando in blocco tutto. Sì, ti capisco. A me lo chiama Max e torno su. Sarà che sentivo, sono sordo. Quindi insomma, sì, c'è il maestro pacchetto di vacanze. Ripeto, però cavolo, 85 euro poi. Io aspetto che cala di prezzo, ragazzi. Come sempre. Vabbè, andiamo avanti con Final Fantasy. Ci siamo dimenticati della nostra avventura. Cavuto. Dalla gattina bella, ma che simpatica la legge. Salutiamo un Samu che ci sta seguendo. Non credo che Samu ci stia seguendo, cioè Simo al massimo. Samu, beh, quando vuole Samu un abbraccione, Samu. È sempre questa confusione, creo, niente, devo cambiare nome in comune. No, deve cambiarlo lui, mi sa. Allora. Questa musica non mi è mai piaciuta. Quote. Jack trova un cammello che è praticamente un cavolo di cavallo. Sì, cavolo. È scritto. Jack parla del ministro dei cani. Ma non hai detto ministro dei cani? Non ho mai detto. Non avevo detto quello, è stato capito male, ma non ho mai detto ministro dei cani. Cos'è il ministro dei cani? Adesso ci metto gatti ministri. Ci sono gatti sindaci, ho visto. In qualche paese, mi sembra in America. O in Inghilterra. Anche qua in Italia. Anche in Italia, è vero. Ma so che uno si è ritirato in pensione. Sto cercando tutti qua di cerca e spera che qua siamo solo al 21. Adesso sta tornando il buon Carmelo. 891, vediamo. Jack oggi è on fire, dice che Cometino si mangia i sound. È vero. Cometino si mangia i sound e beve il vino, Lo dico perché c'è lui lì, Fammi fare uno shoutoutino a questo bravo ragazzo. Dobbiamo creare un comando per Simo, Cometino. Ci vuole un comando anche per Simo. Simo, scrivi un messaggio in chat così Cometino ci provvede. E il sistema ti crea un bel comando pazzesco. Sperando che lo scrive giusto, non scrive Samu. Insomma, vabbè. Il mio via portami via. Io devo imparare prima a fare appunto quei generi di comandi lì. Ma non devi far tu, l'hai fatto lui per te. No, intendo però per conto mio vorrei anche imparare a farli in quel senso. Su Streamlabs è comodo, cioè sezione comandi. Simo appare, vuole un po' un messaggio così può metterti il tuo canale in lista. Quindi fare il punto esclamativo Simo e avere il link al tuo canale. Ciao minchia. Cavolo, ma che scena lunga per essere una scena secondaria. E che sono il Dragon Share, eccolo! È vero, appari! Così va, Pulunga, Pulunga. Beh. Proprio oggi mi stavo riguardando il film di Bojack. Bojack aveva un bel design, quella fascia. Sì. Non esiste ancora, lo farai. Ma non esisteva già, no, quello è Samu! Cometino, quello è Samu! Che esiste Cometino, già stamattina mi hai fatto infartare perché pensavo di aver scritto male. Aver scritto? Ha scritto Carmello. Sì, in realtà c'era scritto Carmello. Io gli ho risposto dicendo che Carmello è palesemente un brain rot. Sì, ma c'è Carmella che è una wrestler della WWE. C'era Carmella, non c'era più. Carmella, mi dava proprio fastidio quel nome. Vedi, infatti praticamente io ho detto quello, no? È un brain rot. Lui pensava, ha detto. Sì.
Ma non l'ha capita, non l'aveva capita Stefano. Questa non l'aveva capita, sì. Non ha un Oscar del canale. Che se ne frega, lo sta facendo, Cubettino, dagli il tempo, lo sta creando. Almeno abbiamo un comando, possiamo iniziare. Cavolo, se ha 49 iscritti, quindi insomma non è proprio malaccio. Cioè, vuol dire, per partire con una base è già più di quanto ho fatto io in vita mia, è molto buono. 49 iscritti perché saranno dovuti alla moderazione o gente a caso, non ho mai capito. Cioè, tutti gli iscritti reali che avrò nel canale saranno 2 persone. Ah, io sono reale, sono quelli 49. Perché ti sei iscritto pure tu al mio canale? Certo che mi sono iscritto, è ovvio, adesso che so che farai qualcosa. Mi sono iscritto, sì. Perché non mi è arrivata nessuna notifica? Arriva. Cioè, poi è ovvio che a volte sì, a volte non le segna, però C-A-S-I? No! Siamo arrivati la mail. Mi dispiace, la faccio! Mi dispiace. Perché per dirti sto facendo gli alert anche per l'altro sito, cioè per l'altro sito che è per qua. Ah, ok. Sono finito in StaQuest. Ma su YouTube. Ah no, vabbè, ne parlo dopo perché sennò è spam. Cioè, è uno spam velato. Siamo calmi. Adesso siamo in un periodo calmo. Certo, c'è una scena interminabile. Questa purtroppo. Cioè, stanno riverendo sta creaturina come se fosse una divinità. Vabbè. I Koji non hanno la loro mentalità. Silenzio! Dice lui. Perché devono seguire sta creaturina? Tu con la coda... mi ha riconosciuto, sai che è la mia specie, che dice tu che hai la coda. Io ho la coda, infatti, Wakame c'è la coda, una Saiyan. La coda. Che poi oggi esistono anche canonicamente le Saiyan femmine, ormai. Una volta... Sì, ci sono sempre state in realtà, però... Cioè, oggi possono diventare anche Super Saiyan, si dice che anche le donne così. Una volta non era possibile, perché Toriyama non aveva mai preso in considerazione la cosa. Poi dopo, da quando hanno fatto quel film... Ciao, bentornato. Da quando hanno fatto il film con Bios, si vedeva chiaramente che Videl aveva dentro una potenziale Super Saiyan, quindi che è Pan, anche se poi... Quindi insomma vuol dire che tecnicamente anche le femmine possono diventare Super Saiyan. Poi col Super, che non è fatto da Toriyama, però è stato confermato chiaramente. Però personalmente la cagata del formicolino... No, cartelle di Google Drive nelle live no, però nelle live no, mandagliele in privato. No, durante le live niente cartelle di Google Drive, ragazzi, per motivi di sicurezza. Di cosa? Che? A chi? È successo? No, cioè, Cometino ha spammato, cioè non è spammato una cosa utile, ha messo la sua cartella di Google Drive, ma io non voglio link a cose private come una cartella. In privato. No, dicevo personalmente la cagata del fatto del formicolino alle scapole per trasformarti. Sì, quella è una cavolata. Non l'ho mai capita. No, neanch'io. Perché sono andati avanti tanto con Gohan per cercare di far capire cosa ci mancava per trasformarsi. E sembrava proprio che fosse la rabbia il fattore scatenante per trasformare. Tecnicamente ha anche senso. Non il formicolino dietro la scapola, è una roba stranissima. E poi molti adesso è uscita sta cosa secondo la quale il prossimo villain del prossimo non ci sarà più nulla secondo me, perché le licenze sono divise e sono bloccati con Super. No, si parlava, allora ti dico, si parlava di una teoria dei fan che si stava forse avverando, ovvero che il prossimo villain che Goku e compagnia bella avrebbero dovuto affrontare, dice, sarebbe dovuto essere proprio Gon Beast. No, impossibile. È Freezer, Black Freezer. Ma dai, ovvio. E dice dopo Black Freezer, dice che sarebbe dovuto essere un altro film con il cattivo proprio. I film forse continueranno a farli, però secondo me ma non può essere cattivo Gohan, dai, non è bruttissimo. Si parlava del fatto che con il fatto che Gohan avrebbe raggiunto questa forma Beast, avrebbe sbloccato quel lato, diciamo così, oscuro che si era mostrato ai tempi quando... Ma non voglio... Non gradisco, ma non gradisco perché secondo me è un personaggio molto positivo, era un grande eroe anche, insomma,
non vorrei. Io invece una cosa che non mi sono mai, che mi sono sempre chiesto è stato perché Goku non ha mai riportato in vita nonno Gohan. Poteva farlo. Io non so il motivo, nella prima serie è Anche spiegato. Recaio. Cosa Reccaio? Che c'è da Reccaio? Anche Recaio non ha mai riportato in vita. Ci ha provato, cioè nel senso doveva portarlo in vita, ma poi non riusciva perché ogni volta lo usava per altro il coso. Lui doveva tecnicamente usarlo. In realtà, se non mi sbaglio, all'ultimo Reccaio lo fanno ritornare in vita, ma No, è cosa? ancora morto. Non so chi è che glielo fa. È mortissimo, fidati. No, dico, ma come mai non Gohan non l'ha fatto? Ha senso, si sono salutati, hanno avuto una chiusura nel torneo, quel torneo di ma morti, nella prima stagione. Aveva non senso. per male. Ragazzi, aveva Non senso. per male. Sì, dico non per male. Però gli poteva pure passare per l'anticamera del cervello almeno una volta di dire cavolo. Come è successo a me? O di incontrare suo fratello, tante cose. Che mi hanno fatto stare un giorno quando fu per come si chiama? Il torneo prima di Majin Buu. No, per quando fu il torneo prima di Majin Buu, prima della saga Comunque di Majin Jack alla fine Norris ce l'ha fatta, sì, ho festeggiato, che fatica però, se Leclerc lo passava avrebbe perso tutto, mamma mia. Se Leclerc lo passava, ho dovuto fare contro la Ferrari per una volta, rarissima, perché volevo vedere Norris vincere. Notizia appena giunta alle mie orecchie. Dimmi. Helmut Marko ufficialmente licenziato dalla Red Bull. No, questa non me la so spiegare. Perché per il fatto della cosa contro Kimi Antonelli, sai quello che era successo? Sì, ma il primo accusato è stato Verstappen, non mai una volta che la paga Verstappen, adesso pagare. No, Helmut Marko è stato licenziato cosa? Speriamo che non viene in Ferrari, perché se viene in Ferrari chiudiamo tutti. Beh, però ha il suo talento, sarà una scusa per cambiare scuderia. Ma io penso Licenziato. che alla sua età manco lo fanno entrare, manca a pedate. No, ma c'hai ragione. Non riesco a fare questa cosa, non riesco a trovare sto posto. Devo chiudere questa missione, ma che mi dà fra l'altro la possibilità di volare, che è quello che mi interessa a me. Così poi possiamo andarcene liberamente a giocare i numeri e vedere se abbiamo vinto la settimana scorsa. Che cosa che non riesco a trovare. Sto faticando, ragazzi, sto faticando. Sì. Sto faticando perché non riesco più a trovarla. Ti dice Jump to... non è questa, Silence in Three Parts. Journey to Yanks, non è questa. Com'è? Questa qui è Sword in the Stone, spada nella roccia. Sì. Proviamo. Provo questa strada qua. Non Tsunoda ha provato a giocare. Oh, l'ho visto! L'ha spinto fuori e poi si è pigliato lui 5 secondi. Ovvio. Poi invece è arrivato Leclerc dietro, l'ha lasciato passare. Vai, tranquillo. Quello è giocare sporco, più che altro perché rischiava quasi di farlo schiantare. Quella roba lì era da punire alla squadra comunque, perché è chiaro che non è Tsunoda, è la squadra che... Poi avevano anche altri Red Bull, avevano anche quello futuro che mi sembra sia Adjar che va in Red Bull, credo sia lui, che cercavano di usarlo come strumento per causare problemi, lo so. Aveva tutti contro sto povero Norris, aveva tutti contro veramente. Allora si sta parlando anche di un possibile... sedile per cosa? Per un pilota siciliano, sai? Un siciliano? Ma perché scusa, il siciliano è italiano comunque, non è che... No. C'è un pilota di Palermo. Allora, che in F2 è italiano. Che in F2 ha vinto il campionato. Lo conosco, sì, lo conosco, ha vinto quest'anno, sì. E quindi si parlava... Ma è ovvio che andrà in Formula 1 prima o poi uno che vince. È giusto, sì. Come Piastri che ha vinto in Formula 2 anni fa. Si sta parlando anche molti dicono che c'è la possibilità. Ma molti sono solo voci, quello che conta è chi lo dice. Che sto pilota qui diventi il tag team partner. Il compagno di squadra di Antonelli. Sì, ha preso la McLaren, ok, buono. Brava la McLaren. Eccola dov'era la spada della roccia. Oh boia, sono volato giù. Boia, mi sono fatto malissimo.
E questo è quello che succede, ragazzi, se non centrate il bersaglio. È un po' difficile da raggiungere, però mi serve. Cavolo, Un micio gigante non riesce a beccare il bersaglio. Cavolo, se ti servono gli occhiali. So io cosa ci vuole, non sono occhiali. So io cosa ci vuole uno più snello e adatto a ogni esigenza. Non c'è prova. Ah, ecco. No, perché stavo pensando che stavi per chiamare qualcuno. Caduto. Vaffanculo. Non dirmi quella parola che YouTube me la non mi puoi mettere il pulcino obeso qui. Vabbè, non è obeso, è leggermente sovrappeso, dai. Non è obeso, non è obeso, è leggermente in sovrappeso. Sì, Porca puttana. È solo una pancia da weekend, poi la butta giù, dai. È letteralmente il pulcino allevato da Sherman Crumb, il dottore impersonato da Eddie Murphy. Lo so, me lo ricordo. Però Sherman Crumb allevava i criceti. Questo mi sa che è qualche versione. Ma devo saltare senza... Ah, non vale. Devo fare il trial e farlo senza queste. Ah, voglio, se cado un po'. Senza le cose, senza nulla, sì. Perché è più facile con le mount. Hai inventato sta missione. Ecco, fatti tuoi, mi dispiace. Sfrutterò l'atleticità di Walker, che devo dire. Per quello che dice jump, io saltavo con le cose. Io Giampaolo, bellissimo. Giampavo, non Giampaolo, che Giampaolo. Oh boia. Sì, ma si fa anche piacere. No! Ce l'ho fatta. E uno. Era solo prima, oh boia. Oh, ce l'ho fatta, ma di pochissimo. Fa molto Squid Game sta cosa. E se cadi muore, ovviamente. Oh, ce l'ha fatta. Parla con lo Slender Koji. Mi piace questo suono isterico che fanno sti gatti. Il Milan può vincere lo scudetto? Tecnicamente può, però sarà difficile. Certo che può. È difficile perché secondo me non riesce a tenere botta tutto l'anno. Però, ripeto, tutto dipenderà dal mercato di gennaio anche. Quanto si rinforzerà l'Inter. Visto che l'Inter magari riceva Lookman dell'Atalanta, chi lo sa. Non penso che Lookman rimane oltre gennaio. Ha fatto una sua bella prestazione. Avrà anche aumentato il suo valore. Ok, posso volare? Allora usiamo il più grande atleta della mia squadra, il Mount. E tu sai già chi è? Se ti hanno appena detto che non puoi usare le Mount per... L'ho già fatta la missione, è finita la missione. Domani al tuo paese. Ok, visto, posso volare, vola! Posso andare a quel paese? Sì, ok, vabbè, ma non vado a quel paese. Il 3 di PES 99. Cos'è? Aspetta, cos'è? Ah sì, l'ho visto. Sul mio gruppo Telegram. Mi ha mandato... il trailer di PES sì, 99? purtroppo però serve PES 21 per giocarlo. Una mod di PES 21 con il campionato del 99. È bello, però poco cane. Il 21 non ce l'avevo, io c'ho il 20. Il 21 non ce l'ho. Raga, io personalmente, se qualcuno mai creerà per qualche PES o qualche eFootball la mod del Grande Torino, quello lì su cui ci hanno fatto pure la serie TV, non escludo, non è una cosa che posso escludere. Io ci farei, se avevo il gioco ci facevo vincere la Champions League di adesso, sai che cosa, che utopia temporale. E Jack, per favore, toglimi. Sono usciti. Ma perché ce l'hai con lui perché è grosso? Non è... Jack è un cavolo di pulcino sovrappeso. Vabbè, ma poi lui ha la mossa. Lui ha la mossa di Rikishi, quello che salta dalle corde e si butta. Uno, i pulcini non possono volare. E nella loro natura polide che non possono volare. 1. 2, soprattutto con quel peso, un pulcino gli si spaccherebbero le ali in 3 secondi. Ma lui è resistente, lui fa palestra. Poi ho detto, è abituato a fare la mossa di Rikishi dalle corde. Fa palestra col mignolo. Fa una mossa e poi va subito. È atletico, bisogna mettere che è atletico. Lo metterai. Ma fammi stare zitto, fammi stare zitto. Prima che viene come Tino mi cazzia e mi dice che non faccio il buon vino. Esatto. E si veste da
La Gargamella. Povertino. Ma scusami, perché si dovrebbe vestire da Gargamella? Spaventati vedi. No, io vorrei capirla. Spaventati vedi. Io vorrei capire adesso aspetta, entra. Aspetta. Te lo devo spiegare così. Che poi questo buio fa molto. Entra col bastone. Con gli effetti luci rosse. E entra così e dice I'm the Gargamella and coming to get you. No, Sant'Affio, praticamente hai letteralmente fatto Boogeyman come se fosse Boogeyman. Ok, nessuno della scorsa settimana non abbiamo vinto. Mi serve un terzo numero. Il fatto che molti giocano a PES 21, lo so, mi scoccia che io non sapevo. Se sapevo che era così, mi pigliavo il 21. Io avrei continuato sul 21. Allora, me ne sarei sbattuto altamente gli ultimi. Veramente. Matteo, perché quello è bello. Il fatto che dal 22 in poi tutti quei giochi. Non è più PES, sto cavolo di gioco online. 5, 6, 5. 1 non è PES, 2 è pieno di paghe. 3 i server ti buttano fuori anche quando non hai mai giocato. 4 rischi ma di pure? Che schifo. Sì. Ma ancora oggi ci sono stati giocatori che non hanno mai giocato a PES e l'avevano comprato da poco. Si sono ritrovati con. Aspetta, grazie Ice 8409. Sì, ma sono d'accordo, Sono d'accordo perché comunque io ripeto, era bello. PES 20 era un gran gioco. Con come si chiama? Si sono ritrovati con l'account bannato. Perché molti dicono dice a molti gli è spuntato scritto per. Ma perché? Come che si dice quando per inattività? Ma non ha senso! Ma non ha senso! Invece altri dicono per cheating. Cioè, ma perché? Ma che cheating è? Non abbiamo mai nemmeno toccato questo gioco, com'è possibile? Ma che cheating è? Ma boia fa! Ma che cos'è? Ah, io devo andare a Yanxia. Io ecco perché Matteo si gioca nemmeno lì. Uno è perché non c'ho il cellulare, non c'ho il PC forte da cose. Due è perché sinceramente non mi interessa il fatto che non provo un gioco. Tanto. Fa vedere una cosa intanto che non mi serve per adesso, non mi serve per stasera, per il mio file. Allora, voglia, non faccio in tempo. È partita una sfida, ragazzi. Ci meniamo tantissimo, veramente. Avevo voglia di menare le mani con dei mini. Non ho ancora fatto una battaglia. Un rissone degno da Royal Rumble. La musica. Mamma mia, vieni che bello. Ragazzi, questa c'è dai tempi di Final Fantasy 5. Una giga falena. Una falena gigante. Sì, dobbiamo menarla. Stiamo ignorando Gilgamesh, come vedi, hanno detto non colpito perché non serve uno. Il problema è che questo ti trasforma in una creaturina, in una cappa. Ed è un disastro quando ti trasforma in cappa. Non è trasformato. Sono una gallina, scusami, gallina di. Guarda, sono diventata gallina, grazie per la gallina, però non è una bella cosa. Sono diventato gallina, per un po' non posso fare nulla, sono diventato gallina. Mi trasformo in una gallina. C'era un gioco. Morti? Siamo morti in 4. Dico, c'era un gioco come si chiama su. Siamo fregati, non ci sono più curatori. Moriremo tutti! Steam. Si chiamava. Aspetta, com'è che si chiamava? Che miseria. Aspetta che vado a cercarlo. Che era un simil. Come si chiama? Un simil. Un simile Overwatch. Ah, simile Overwatch. Tipo Paladins? Sì, questo qui. Paladins. Dimmi che l'ho giocato io Paladins, dimmi cosa vuoi dire. Praticamente c'erano in alcune modalità ti potevi
rischiavi che ti trasformavano in un pollo mentre sparavi. Non me la ricordavo sta cosa, non è che riconoscevo tutti i personaggi. PS6 è la storia, sì, ma vabbè, ma ripeto, ormai divento Absolute Cinema. Sì. Guarda, sono rimasti in due, quei due lì vogliono finire. Non ha senso, però non riescono a farsi ammazzare. Sono talmente forti i tank che da soli riescono a sopravvivere al boia Faust che c'è lì. Che noia, ragazzi, è andata male questa. Che poi, ripeto, cosa spero? Forse perché poi si libera il coso, si ammazzano in chilo, ho capito. Si dovrebbe liberare il campo. Mi piace molto seguire il podcast sportivo. I podcast sportivi sono noiosini, a meno che proprio non ti pigliano. Poi magari qualcuno ha fatto anche bene, non sto dicendo che sono tutti. Non pensate che Jack Max parla male di podcast per altre persone, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però. Sto vedendo a sto momento le balene più grandi del mondo. Che miseria, sembrano dei mini droni, tanta miseria. Googlo falene più grandi del mondo. Metti falene giganti e poi ne parliamo. Tanto che qua affrontano sto bestione qua. Falene grandi del mondo, che roba. Belle, sì. Oh. Immaginati, apertura all'aria 30 cm. Immaginati che tu ti giri così e ti vedi planare sto drone da caccia. E dico kawaii! No, ma praticamente finirebbe a stile coso. Cioè, trovo la prima cosa che ho per le mani e inizio a sterminare la fauna. Sì. La fauna e la flora. L'abbiamo battuto sto chilo. Eccolo, sì, ci siamo liberati, ragazzi. Siamo vivi! Mamma mia, che leggende che sono state. Sono sopravvissuti. Per fortuna che Simo non l'ha visto. Vabbè, me la rimetto dopo. Raramente mi fanno schifo gli insetti. Ma non fa schifo, infatti, non è neanche brutta la falena povera. Brutta, dai, mi sembra. Mamma mia, eccolo Gilgamesh. Che poi voi non lo sapete, quando lo vedete trasformato una volta dice It's morphing time! E si trasforma. No, dice sul serio, non sto scherzando, nel gioco. Perché devi dire parolacce? Ma no, ma non per me, perché YouTube non vuole, non perché me lo frega molto. Ripeto. Se lo dice. Lui cita i Power Ranger. Poi diventa gigante. Ma considerate che Gilgamesh è una leggendona della storia di Final Fantasy. E invece l'altro avversario dice It's Gilgamesh in time, per non dire Morphin Time dice It's Gilgamesh in time. Cioè faccio la stessa cosa che ha fatto Gilgamesh. Devo dire che è il Morphin Time. Sì. Poi dici perché non lo devo menare. Ma scusami, è il gioco! Non sono mica io, cosa c'entro io? È il gioco. Sta ma tu. Pieno di cultura popolare. Chiamo con le Dragon Set. Poi la musica è il punto forte di questa battaglia. Ero contento per la musica, la cosa che Gilgamesh avesse più simpaticone. Non è un cattivo, non è un cattivo. Questo dove la falena che si interessa un bambino. Non sento adesso un attimo, c'è troppo casino con questa battaglia. Oh boia, mi stanno pedando. Cura! Healer, mi serve una healer. Bravo Jack, questo è tutto. Io che momenti ho vissuto da bambino? Uno, ho vissuto una sola giornata, per il resto era legato in una casa, chiuso dentro un armadio. No, avevamo vissuto più di un momento, si spera, nella sua vita. Comunque rispondi tu la tua domanda. No, già la tua risposta mi è molto completo, quindi. No, nel senso, che momento? Cioè, ne ha vissuti tanti nella sua vita. Se
ce n'è uno che vuoi condividere con noi. E tu un po', però dopo quello lo voglio raccontare più avanti. Ora stavo vedendo una cosa qui. Dai che abbiamo vinto, dai che abbiamo vinto. Oh boia, finalmente. Gilgamesh in time. Le farfalle che si bevono il collo, madonna santa. No, mi raccomando. Che si zingano in nettare purpureo. Che hobby ti piacerebbe fare? Io sicuramente voglio fare lo sportivo che fai, quello yoga, che ti piegano la gamba sopra la testa. Vabbè, mi sento vicino a quel livello di agilità, onestamente. Ne ho un sacco. Riesco a piegare una mano sull'altra, guarda. Visto che yoga, che grande yoga. Diciamo che da Alsim di Street Fighter era ispirato a me. Quanto era bello quel personaggio. Mamma mia, bellissimo. Bello quanto enigmatico. Sì. Ma hobby, io adoro la scrittura. Dimmi? Per utilizzarlo come personaggio. Sì, è un po' difficilino secondo me, almeno nei vecchi Street Fighter era abbastanza impegnativo. Non era proprio... Ma questa qui è vestita da Natale, vestita natalizio, ragazzi, siamo sotto Natale, ci sta. Cavolo, vedo che ha i bottoni esattamente dove dovrebbero essere. Bei bottoni, veramente, bei bottoni, guarda lì. Bei bottoni, veramente. Bottoni perfetti, veramente. Complimenti per il vestito. Due bottoni così non li ho mai visti. Allora, scusami, 3 bottoni, dai, erano 3. Uno più, uno meno. Che hobby mi piacerebbe fare? No, io ero scrittore comunque, veramente. Sei proprio un perfettino. Ma sai che io in realtà, non dovrei dirlo pubblicamente, ma io in realtà appartengo a uno spettro, diciamo, di genere. Non è una cosa di genere, è una cosa, diciamo, che appartiene più o meno siamo molto vicini, fa parte interno al campo della sessualità, quindi io tecnicamente non lo sono proprio. E quello è bello, sono proprio l'ultimo che ha quei pensieri, non me ne frega proprio un tubo, guarda. Bello è quello. Sono demisessuale, non so se sai cos'è. Perché? Ma io dico, ma perché devono creare queste cose con la IA? Hanno creato la locandina la fatina dei 23 e si vede praticamente c'è The Rock e John Cena vestiti col tutù e le cose fatine. No, sarebbe un film clamoroso però sì. La fatina dei 23. Oh, bella questa, il Tuns. Ma porca... Io ricordo in mente la musica di Fantastica Avventura di Leonardo, non ho presente. Non metto la mia completa ignoranza, scusatemi. Ma poi no TV però, ripeto ragazzi, per favore. Abbiamo sotto Natale, non fatemi avere gli incubi durante Natale e pensare sempre alla TV, ma cerchiamo di staccare un po' da sta cosa in TV. Detto, so che è paradossale perché mi stai vedendo da una TV, da un monitor, da un cellulare, però intendo dalla TV. Che cavolo? Da confermare, sembra che Rai 2 trasmetterà Mulan e Lily Vag... Sì, non speriamo. Io non me ne frega. Io mi rendo le bianche. Non mi interessa cosa fanno i Rai, non mi interessa la televisione. Velvet, grande Leonardo. Che schifo. Cristo caro. È forte sto sound. Ma come Dino oggi non c'è come? Ci ha abbandonato. Come Dino. Che succede? No, mi è venuto da ridere perché c'era il video di un cane, c'era un pitbull, ma di quelli da correre che la statura bassa, gli hanno messo una musica infame che fa troppo ridere. Ci avrà messo una musica di Pitbull. Avrebbe senso. No, quella che fa C'è una musica Dunz in sottofondo, se metti il volume senti cavolo, musica che c'è sto volume.
Ah, Shooting Stars. Sì, quella lì. Però quella con quel ragazzo di colore che fa. Chi è? E poi. Lio, fatti un favore, metti il volume un attimo e senti sta musica. No. Sto zitto io. No, vabbè, che sono sconvolto magari a me. Hanno fatto la. Come si chiama? Questa non è una battaglia, è una discoteca sta roba. La fan art, hanno fatto la fan art in 3 versioni di Peter che scalza 4 polo. Vabbè, il polo, scena leggendaria. Che ancora oggi non è finita, cioè magari dopo che quello. No, mi pare sia canonico che è ufficialmente morto Il polo è morto. e l'ha ammazzato meglio. Cioè, tutto quello che padre non è riuscito a fare in 5 stagioni, sua figlia c'è riuscita in una sola puntata. Io l'ultima volta che l'ho visto stava in Fortnite a fare il boss. Lo incontravi, ti sparava addosso. Perché ovviamente ovviamente l'hanno messo in Fortnite perché ovviamente è un personaggio adatto ai giovani. Insegna tanti valori positivi, Peter. Ovvio che ti aiuta a imparare da lui. Dico, come ad esempio. Se ti spara e dice, ah scusa, pensavo fosse mia moglie. Dice così, veramente. No, dico, come ad esempio incoraggiare certe determinate cose. Ma è bruttissimo che ti dice, scusa, pensavo che eri mia moglie. Cosa stai dicendo? Per una cavolo di canzone di almeno 80 anni fa. Sì. Ah, ho presente. Vabbè, comunque, ripeto, particolare, personaggio bizzarro. Però col difendo perché mi fa ridere. Per non parlare poi di quel Maia, che solo lui sa come cavolo ha fatto a far stimare Simpson e poi a stendere tutta la famiglia Simpson. Solo per i Chi è che lo fa fuori? Non è lui. Sì, allora c'è non so se tu l'hai mai visto, c'è una puntata dei gruppi in cui fanno una specie di sotto pubblicità ai Simpson e si vede. Ma era su Park quello mi pare. Ah, No, nei Griffith. davvero? E si vede Marge con Quagmire e praticamente diciamo che Quagmire si era divertito con Marge. Ah sì, in che senso? Davvero, in che senso? Sì, cioè che quale senso potrebbe essere, si sono divertiti. Vabbè, non pensavo che lei... No, ma poi intendo che c'è sta scena in cui praticamente loro sono in camera da letto e non si vede niente, si sente solo non si vede. Si vedo che vai esci fuori da mia moglie e quel che voglio si spara a Homer, poi lo spara a Marcio, poi a Marcio, poi a Lisa, poi all'ultimo si capisce se fa fuori anche Maggie o se è Maggie che fa fuori lui, perché ricordiamo che Maggie c'è il porto d'armi. Sempre è stata lei a farlo. Ma che è successo? Che è successo il cellulare? Poi si è piantato il cellulare. Dico, è stata lei che ha fatto fuori questo normale. Sto rischiando di morire perché c'avevo il cellulare piantato. Che cavolo è successo? Bug strano, ragazzi, bug strano. GG thank you, abbiamo vinto anche questa, siamo leggende. Vabbè. Mi volevano dare in carcere il povero signor Smithers. Poverino, Nel finale alternativo. Nel finale è alternativo. una brava persona lui, un vero datore di lavoro, mamma mia. Sì. Sua voce, diciamo, bisognerebbe prendere esempio da lui per migliorare le condizioni di lavoro delle persone. Si vede proprio. Vedi proprio come ci tiene lui.
Ah, sto cavolo di... Cavolo. Sto boia Faust. Allora. E questo. Sto cavolo di mascetta. Perfetto. Ora si ragiona. Va bene. C'è ancora l'evento. Vado subito a farlo. C'è ancora l'evento. Facciamoci questo. Non quello di Fall Guide l'hanno concluso. Bene. Troppo ormai. Non sa da fare. Come si dice? Non sa da fare. Che poi, di come ho capito, poi queste scene erano tutta una sorta di rivalità tra i Simpson e i Griffin. Cioè... io penso che non ci fosse vera rivalità perché sono due serie. Allora, molti dicono che... Guardati questo gameplay intanto, se riesci, guardati. Sì, no. sì. No, te lo dico perché sta roba ti piacerà, c'è da sparare. Ho capito! Molti dicono che i Griffin siano una versione più, diciamo così, disonesta, se si può dire così, dei Simpson. Può essere. Poi, la capture card mi fa fare l'olio. Gioco sempre bene. Un po' come erano i vecchi campionati dei tempi. Vecchi? I vecchi campionati dei tempi. Campionati di calcio? Cabinati. Cabinati, sì, infatti. Certo, ce l'ho molto cabinati. Non devi colpire le bombe, poi. Prendevi un colpo sì e 5.000 colpi no. Col mouse si filerà molto più liscio che farlo con il controller. Poi sono quelle cose da mouse. Io non controllo. Cioè col mouse immagino che è molto più facile. Il mouse è velocissimo. Il controller è lento. Gli FPS, certi FPS. O c'era magari quello là in cui dovevi sparare le armi delle maledizioni. Oh, io ho sparato in uno sto cavolo di bomba. Bim bim para bum bam 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 bam. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Su. Poi lo rivedrete Final Fantasy XIV, Stormblood, questa espansione la riprendiamo nel 2026, oggi ci salutiamo, un po' di gameplay, un po' di commenti. Come vedete oggi vado molto più lento perché sono in fase relax, non c'è bisogno di Intanto sono le 6 meno... 6 meno 10. Oggi sono stanco, cioè, va bene. Devi prendere la pillola, Dio. La pillola. Devi prendere la pillola. No, che ogni volta... No, la pillola sul postone, dai. Ogni volta Jack ci dice, raga, avvisatemi quando si fanno le 7. Sì. Sono già le cose. Sì, sì, io rischio di perdermi le 7, è vera sta cosa. Ci fu una volta quando è stato che per un 10 minuti, Simo, forse c'era anche tu, un 10 minuti di ritardo, si è impanicato, nemmeno se dovesse andare al colloquio di lavoro. No, aspetta, avevo la puntata dopo, vado nel panico, mi piglia male, cioè, sì. Va bene, usiamo questi punti, andiamoci il Griffith Touching. No, per una sola non posso prendermi l'Hobgoblin, vabbè no. Vediamoci un slot. Pigliamo l'ultimo che ci rimane. Ci pigliamo 10 Magic Prism. Ok, faccio vedere cosa abbiamo preso. Spacchettiamo. Ok, questo. Non c'è da spacchettare in questo gioco, sai benissimo quello che ti dà. Magic Prism, guarda. Hai visto? Ho la stella sulla traccia. I'm the king of the world. Dico, ma che cavolo di cavolata che hanno fatto. Sì. No, praticamente hanno fatto, c'è sta foto di sta Madonnina, hanno attaccato su un albero dove c'è sta Madonnina. Chi ruba questa Madonna sarà maledetto da Dio per le No, non diciamo quelle parole, non importa se è uno scherzo o cosa, ma comunque sono quelle parole da evitare. Scusami, ma perché
No, sto vedendo adesso una tematica, ma questa è un pochettino più interessante, ovvero un face to face, cioè un confronto tra Braccio di Ferro e Thanos. Thanos. Cavolo! C'è Braccio di Ferro. Stavo No. dicendo io la stessa cosa. Vabbè, vince Thanos. Ma questa è pure bella sta immagine. C'è John Wick, Bruce Willis con la maglietta di Die Hard, Schwarzenegger, Rambo, Denzel Washington, The Rock, Tom Cruise e Jason Statham. Stanno facendo la scena del... Ma facendo la scena del... Non si è capito, parla piano per cortesia. La cena del ringraziamento. Ah, il Thanksgiving, ok, il Thanksgiving, ok. E qua chiedono, torni a casa e li trovi così, che fai? Io mi metto chiedo il permesso, mi metto a tavola e cerco di fare amicizia con loro. Che posso fare? Come ti menano tutti insieme. Ma c'è anche Chuck Norris in quelli? La leggenda. No, la sua potenza sarebbe troppo... Sì, è troppo, è troppo. Dico, ricordati, Jack, ricordati Nuova che scena, Jordi- nuova zona, ragazzi. Lui era stato morso da un cobra Sì. e 3 giorni dopo, a causa dei dolori lancinanti, Vabbè, il è morto il cobra era cobra, sì. morto, ricordati? Come, lo so. Ci credo. Allora. 一休みしたらすぐ行くぞ。運び出さねばならんものは他にもあるんだからな。まったく人の侵入者に遅れを取ると Il meme quello lì di cosa, porca また攻 miseria. め込まれて Quello は che se ne va a cercare magari 特に大事な宝物だけでも Ah, i Chuck Norris Factor non fanno よそ ridere に da un 移 paio di 動せ anni. ねば O almeno No, a me. non i meme di Chuck Norris, 私 dico の i 頼んだ meme 任務を放り出してお出かけかい連絡もなしと Oh, ancora sta Ma no. Yotsuyu. Ti prego, ancora ma non penso che sia vera sta cosa. In Giappone lo spoiler è reato. Multe salate e carcere No, per chi svela. fidati, Sì, in Giappone 我らが su alcune cose sono molto poco Sì, ma tolleranti. mica. No, lo darei anche da noi, lo vorrei anche da noi, spoilerato, porco cane, quanta gente Ma che mi ha porca rovinato. la miseria, cioè, deve 海 essere 賊賞にう proprio まいことはめられたんだ cioè, よ Giusto, giusto. infame È un come grande le reato. carogne. E fare spoiler è 肝心 veramente な da 時に infami. 無能なんじゃ何のための契約よ Ma Vabbè, provo, se provo. qualcuno sbaglia, allora se qualcuno sbaglia e non lo fa apposta, Vabbè, Vabbè, è diverso, se uno lo fa apposta, però. あいつらを虐げて身も È 心も capitato 引き anche a me di 裂い fare て degli spoiler, 生き様全 involontariamente. てを踏みにじってから殺してやるはずだったの Guarda la Yotsuyu, sei per arrabbiata lei. ま済んだことは仕方がない Devo darti devo darvi la vostra punizione. お前 No, さ di んたちに nuovo. 任務を果たせなかった罰を下 Dio, す se questa ti prende, non te la cavi più. Qui è terribile. Yotsuyu. 待て待つのだ Moriranno tutti. A martellate, stile Shao Kahn. Oh, boia. Un po' eccessiva, ammazzarli così. È un po' eccessivo. E lei fuma la pipa. Ma va, gliene frega nulla lei. Zero proprio. ああダメ全 Non c'è 然ダ nessuna メ gioia in questo. こいつらなんてじゃ Nessun rilascio. 笑いもしないわ当然よ Guarda questa, no? Sì, potrei consigliarle qualche altro hobby Urante per sfogarsi invece di やっ fare ぱ una り roba così brutta. なぶるのはドマの連中で La ね risolverei in maniera pacifica e lega per tutti, guarda. Charlie Brown va all'asta e che cavolo, gli stanno venendo tutti e che cavolo. Sono caduti i diritti, no? 紅 Sì, コーラのご神 ma dategli un meno il tempo di abituarsi a non と avere とうとうと più 噂に questi 聞くだけあって diritti che 技物じゃない Vabbè, avranno già fatto la versione oro. 今回の失態は ma invece こ c'è れで un'altra 生産 cosa できる raga e のね questa la voglio chiedere sia a Jack
che a tutti quanti, anche a te Simo. Che ne pensate della notizia che Paramount ha rilanciato a Netflix per l'acquisizione dei Warner Bros? Ma spero proprio di no. È la scelta meno peggio. No, io spero proprio sia vada a Netflix perché Paramount non voglio fare la loro cosa. È un terribile per me Paramount. Netflix può fare belle cose, guarda, con quelle serie. Tanto ormai Netflix non è più la Netflix 3-4 anni fa, non ha più quelle robe strane, sta diventando sempre più fedele. Netflix non è più come prima. Ragazzi, se avete visto la serie di One Piece, ha fatto un bel lavoro con quello. Dico, non è la Netflix che si... Non è la Netflix, diciamo, del cambio di nazionalità, diciamo, non è più quella, No, dico, non è la Netflix che quelli di Blockbuster hanno fatto la più grande cavolata del mondo. Sì, l'hanno fatta. Non sapevano cosa avevano fra le mani, non lo sapevano. Tu ti immagini se si potesse tornare indietro nel tempo e dire a quelli a pugno di imbecilli, cattati villo perché... Sì, lo farebbero oggi. Comunque ripeto, per me la Paramount non ha senso ormai, ragazzi, l'acquisizione è stata fatta, mi è arrivata pure la mail, ho detto complimenti, in futuro si aggiungeranno queste eredità leggendarie, ma ci vorrà tempo per concludere l'acquisizione fino a 18 mesi, quindi per un anno e mezzo non si fa niente. Guarda, questa è la nuova zona. Pianura. Vedo un cristallo che voglio salvare là. E poi penso che oggi staccherò quando arrivo il cristallo, chissà quanto ci vuole però. Perché ho molto mal di testa veramente. Alberto Angela diventa Albert Quarchi su Topolino. Ale! Ma basta queste cose, Topolino, ma perché? Ale! Ma perché? Inochi, songen, kibou, あらゆるものを失った国。静寂をかき分けて、私たちは進んでいった。Bevi alla tua salute! Un po' di estate. Io qua c'ho la borraccia. Sì. Ma comunque, ripeto, spero di no per questa Paramount, perché veramente Paramount c'è un altro servizio abbonamento a parte, peggiorerebbe le cose. Io infatti sospettando che un giorno finisca HBO. Cioè, scusami, già che le serie che aveva Sky le perde. Da quello che ho sentito c'è che la HBO è stata comunque acquisita anche lei dalla... Fa parte della Warner, la HBO è dalla questa Netflix. Ma perché? Quindi... No, è dentro la Warner. Chi si piglia la Warner si piglia tutto, si piglia anche la HBO. No. Ripeto, già adesso per Sky sarà un bel dramma, perché ragazzi, tutte quelle serie di successo, Game of Thrones e tutta l'altra roba che c'è Sky, giustamente ragazzi, la gente si vedeva le cose così, aveva tutto nel suo pacchetto. Paramount è un'altra cosa a parte, ti costringe a fare un abbonamento qua, un abbonamento là, un abbonamento qua, se va tutto nello stesso abbonamento ci guadagniamo tutti. Netflix alla fine è una cosa che quasi tutti hanno. Io no, perché non c'ho un centesimo da spendere. Ti credo, però ripeto, io Netflix sì, mi scoccia che hanno aumentato un sacco di prezzi, perché una volta quel 9,99 era vantaggioso, però poi quanto è durato il 9,99? No, ma poi il fatto è che magari attualmente le serie quelle un poco più famose. No ragazzi, The Pitt è bellissima, poi adesso hanno anche quella di Pennywise in Clown. Io ho parlato l'altra notte, ho sognato che non seguito da Pennywise in Clown. Oh, cane che paura. Io dico, ad esempio, alcune delle serie, diciamo così, erano un poco più famose, basti vedere ad esempio HBO è pazzesca, The Last of Us, io voglio vedere la fine. Squid Game, ad esempio. Squid Game è Netflix. Mr. Robot. Ma Mr. Robot mi sa che è Amazon, per dirti la verità. È nato un po' di serie. Vabbè, ho capito, ma non c'entra nulla con Netflix, Mr. Robot, è roba Amazon, cioè, lo c'entra. Ah, ok, no. Cagliari, no, Leonardo di Cagliari, grande Cagliari. È che molte serie... Fate punto esclamativo onore, ragazzi, fatelo tutti.
vediamo cosa siamo. Dico, molte serie più famose di Netflix lentamente stanno giungendo alla fine. E, Sì. e gli stessi quelli di Netflix, siccome Però molti... adesso punteranno su One Piece e altra roba. Certo, Netflix ha stangato un sacco di serie. Da un lato sì, Netflix stanga via un sacco di roba. Però secondo me stanga roba che non ci vedono un futuro. Purtroppo. Non sono d'accordo sempre con loro. Questo è Iris! Ice, uno dei miei personaggi preferiti, Iris. Mamma mia. Dico, e questa è purtroppo una cosa che a me personalmente... Vabbè, ma qualsiasi TV può stangare una serie. Diciamo che Sì, ma Fox il ha fatto un crash. è che se se quella serie, vabbè, tu dici quella serie, ma se comunque a qualcuno gli piace quella serie, non basta, credimi, io ho visto il periodo che potrebbero fare come si era fatto ai tempi, ovvero dei canali stile riempitivo. Ti faccio un esempio: Rai 4. non funziona così sulle TV straniere, è una cosa nostra, non funziona così da loro. Devi produrla, devi spendere un sacco di soldi, non funziona. Parlando di Netflix, ho visto che hanno appena annunciato quando esce la quarta stagione di Lupin, quello con Omar Sy. Quando? Autunno. Poi è lontanissimo. E adesso arriva One Piece a gennaio, mi sa. Vabbè, sono contento perché porca miseriaccia, non avevo perso le speranze. Ciao, finalmente Comettino. una delle mie poche serie TV preferite in assoluto. Ma quella penso che non si possa dire, Leonardo, quello lì non è legale. Ma una domanda, Non è legale quello. per curiosità, Dimmi tutto. ma che per caso già gli stanno facendo indossare la giacca rossa o è tutta un'altra cosa? A chi? A lui. A Lupin. Ma guarda che non c'entra niente con Quello che sto dicendo io è il Non c'entra Lupin, proprio nulla. cioè Infatti. uno che si fa al Lupin letterario. Infatti quello letterario di LeBlanc non c'entra proprio niente, non metterà nessuna giacca rossa o cose varie. A meno che non voglia fare Però una citazione di loro. quella Lupin deve uscire adesso un film. Sì, al cinema. Ragazzi, muto un attimo Discord perché c'è una scena, volevo sentire cosa dicono. 化け物でも見たような顔しよってははさては拙者死んだと Hanno 思わ paura れ di ておっ lui. たな Di Gosezzo. 確かに幾度か死にかけたがほれ足もあれば透けてもおらんどうしましょう。こんなところを帝国の人に見られたら。まったくだ今さら何のつもりで Il vecchio ha perso la mente. Anta, Sei venuto qua, cosa vuoi da noi? してるんだよ Cosa vuole lui? Che ce la mente. なんだ小僧村の者かどうしても何も話を聞きに来ただけでござる警戒せずとも化けて出たわけではござらん Ha una gergo molto antiquata. そういう話じゃなくてもう Vieni と con に me. かくこっちに早く Grande Cosezio che è sopravvissuto tutte le cose brutte che gli ha fatto vabbè, Yotsuyo. Piango. Tutti gli abitanti di sto villaggio che piangono, sempre la solita gente sconfitta in partenza. Solita gente non Non mi piacciono tutti questi isterismi, che cavolo, capisco che hanno le loro ragioni, ma no, comunque Per citare di Hercules, un po' buio, un po' tetro, pieno di gente morta. sì, quello sempre. Allora, anch'io ho detto come Tino, dai, vieni qua. No, comunque parlando prima di quello stavamo parlando di Lupin. Sì, però lo stile sarà diverso, sarà più alla serie quella lì che avevano fatto su Margot. Beh, era molto dura. È quella che si avvicina, cioè che si avvicina,
Lo stile che si era prefissato originariamente. Era molto adulta quella serie, mi era Punch. piaciuta, mi era proprio piaciuta, sì. Mi era proprio piaciuta. Infatti era molto più adulta e senza troppi filtri. Mi piaceva. Sembrava più adatta, cioè. Sembrava veramente. Originariamente mi pare, senza mettere parole in bocca, Aisha all'anima sua dei Monkey Punch. Gli anime, le serie dovevano essere così, belle rozze. Sì. È stato poi la collaborazione con Miyazaki che li ha addolciti. È vero. Però ha fatto un film pazzesco, Miyazaki. Non mi ricordo come si chiamava il film di Lupin che ha fatto Castello Miyazaki. di Cagliostro, Sì, uno quello dei film belli di Lupin. sì. Si sentivano E chi già. non l'ha visto lo recuperi. Sì, bello. Se posso, consiglio anche Lupin terzo, verde contro rosso. Ed è fantastico. Però ripeto, secondo me se ci stava quella spinta un po' più Perché? adulta, però in realtà quando vai in TV in Giappone hai delle cose da rispettare, altrimenti non puoi andare su certe TV lì. Eccola, bravo Leonardo. È perfetto, sound giusto. Era proprio il sound giusto, che devo dire, il sound giusto. Ma devo andare lì. Perché anche quella lì, come si chiama? Quella lì verde contro rosso è pure bella. Perché ti dà quel che ti spezza ma ti collega di nuovo il legame con... Perché Ma vai a scatti lì. Non sei tu che scatti. Fumeggiante! Ah no, ora come mi senti? Adesso bene, ma non so come si spariva la voce, per adesso nulla di grave, tranquillo. No, comunque cosa stavo dicendo, ad esempio quella lì verde con... è bella perché il film ti come si dice, ti taglia ma allo stesso tempo ti collega il legame che hai con Lupin, ovvero ti scollega con il Lupin diciamo così degli anni 70-80 se possiamo dire così, e ti collega con quasi il Lupin dei nostri tempi. Sì. Il tutto per un cavolo È di un nostri dettaglio. tempi, diciamo che quando non c'è più l'autore in vita, non fanno cose. Secondo me è una serie. Però Jack non è per male, ma fra tutti gli animali che potevi menare, Ma rinoceronte? No, scusa, volevo dire, si chiama. Sì, scarafaggio rinoceronte si chiama. Una roba giapponese. Tipica giapponese. E è una. Madonna, li ho sempre adorati. Forse si chiama kabuki in giapponese. È possibile che sia il kabuki? Come il primo, come il gameplay che avrei dovuto portare. Sì, ah no, ma è famoso, un tipo di insetto molto famoso in Asia. Sto vincendo la top, Leonardo, penso che ormai puoi già festeggiare in anticipo, ma rimani con noi fino a quando faremo le dirette. Rimani che ce ne vogliamo. Perché Stinkai era dietro di me mi sono dietro. Sì. Se non scrivi, tu parli giustamente, ma domani è la tua possibilità di scrivere, di recuperare, domani. Ah sì, che domani c'hai cose. Domani c'è della stoppata. Sto valutando, come detto, io non so ancora cosa farò venerdì, ma sto valutando, poi magari non lo faccio, dipende quanto domani a che punto arrivo, se sono soddisfatto dei progressi fatti, porto alto, se non sono soddisfatto dei progressi fatti, porto quello. Comunque Mass Effect lo faccio solo giovedì. Mass Effect, ti dirò una ragione stupida, no, ma secondo me lo faccio perché, uno, non mi piace il numero 17, mi dà fastidio finire con 17 l'anno, ma non è che sono scaramantico in realtà, proprio non mi piace il numero. E poi il numero 17 non mi piace. Che vi devo dire? Sono stupido io, non mi piace il numero. No, ma tranquillo, non è che. Non ti dire mai che sei stupido. Perché vabbè, ho capito, ma non è una roba. Non c'è una motivazione. Jack, siamo uguali. Guarda che siamo uguali. Anche a me, cioè, se non sono pari, divento. Sai quelli lì. Ecco, forse perché dispari. Alcuni dispari mi piacciono, ma altri no. Tipo il 7 è un numero dispari che io adoro. Il 7 è proprio un numero. Ah, ma anche a me, cioè, non proprio, però ad esempio dalle chi nasce il 7 mi sembra viene chiamato 7
settimino, una cosa del No, genere. Settimino dovrebbe essere una persona nata al 7° mese. Non so perché conoscevo una persona. E sì, hanno delle Non so, facoltà. da me il fatto delle facoltà Sì, mentali, no, sono persone nate al 7° mese, non al 7° giorno. Sono quasi tanti nascono nel 7° mese, quando praticamente nascono a 7 mesi, quindi nasci 2 mesi prima del previsto. E questo ovviamente No. dicono che può sviluppare qualche facoltà nella mente. Non so se sia vero, ma una persona che conoscevo, sì, ma Guarda. era molto oscura quell'abilità. Non era positiva e allegra come speriamo tutti. Da noi qua in Sicilia si dice che ci sono quelli che con il 7 sarà che timini che sono Ce la devo passare da sotto. praticamente c'hanno la fortuna. Sì, O il sì, settino o 13 o le 13, una cosa del genere. E poi c'erano gli altri invece che dicono che dice sei marchiato dal male. Che giorno? Che giorno? E questo qua è fatto del 7 o del 13 ora. Ma comunque nasce al 7° mese, è ovvio che c'è qualcosa di diverso dal normale sviluppo, però ripeto, poi possono uscire. No, ma io stasera la devo cambiare appena posso. Vero, ti dà fastidio? No, è che quando ad esempio devo portarla in avanti mi dà. Siamo arrivati alla House of the Fears. The Home La of the Brave. House of Firefly, check. Sì. The Home of the Brave, come dicevano i nostri amici americani. The Land of the Free and the Home of the Brave. No, ma si sente la mancanza. Di cosa? Di cosa? Di chi? Di Tazza? Si sente la mancanza. Di Tazza? No, Chi? se abbiamo parlato dell'House of Firefly. Di chi ok. stavo parlando? E dimmelo tu. Jack, House of Firefly. E quindi? Ah, Bray Wyatt, porco cane. Oh. Sì. ここが列車 Dico, si sente la mancanza perché proprio mi sera a sto momento. Abbi pazienza, poi oggi con mal di testa non riesco neanche a ragionare. Dico, penso a sto 先の momento 反乱以前は Un attimo che un'altra かなりの scena. 数の同志が国中に潜んでおっただが戦火の中で多くの仲間は倒れ一命を取り留めた者がようやくここに集ったのでござる任務に出ている者も含め全員をかき集めたとてかつての戦力には遠く及ばぬが皆立派な勇国の士今なおくじけずドマ解放を目指す同志でござる Da notare la luce dietro di Jack che si accende e si spegne. È posseduta, signor giudice, è È posseduta. normale, sono luci di Natale, è normale che si そこにキレンたちが訪ねてきてくれると Cosa は sta? 想像していなかったがね Cosa sta? Va bene. Io giri. Eccola, carina lei, come sempre. 夕霧 Yukiri. 元気そうだね思ったよりも早い再会 Ma にな era ったけど letteralmente una ragazza con le 嬉しいよ corna. La razza del tipo scagli di drago. 今しがたちょうど Puoi utilizzare le corna come お manubrio かげ per la さまで motocicletta. 今のところは Beh, 即 vengo 戦 a だ particolare. O anche per altre attività 任務を終え fisiche. たと Per ということは le corna. Girate. Invece di prenderla per i codini. 落ち着いてく Esatto, れ esatto, esatto. Però non vorrei che poi Dove diventano, stai sai, parlando? dici Dove troppo stai parlando? sensibili. それを聞かせてもらえないだろうか E cosa? Io penso che Wakame se l'immagina come sostituta della moto. Comunque Wakame se l'immagina come sostituta della moto, come sostituta della moto. Jack, io dico a questo momento penso che Simo ci sta ascoltando, sta dicendo ma che cavolo stanno a dire. Il mio caso perché ci siamo capiti senza dire. すぐにでも tranquillo, 戦い tranquillo. たいの Ci siamo capiti. Io sono anche peggio al momento, 立て quindi 直す時間も帝国と戦う仲間も必要なんだ non Te la- preoccupate. ドマの解放に力を貸して Come dice Massimo Boldi, te la ciuli. あなた O と se te la 少し ciuli. 違うかもしれないけれど Me la ciulo, me la ciulo. この時点で私たちの決意は見せたつもりだよ Chi è che ha messo? Chi è che ha messo cosa? Ma Chi deve perché? mettermela? Questo diventa こちら vero. からもぜひ Ma キレン perché ho たちに detto? Ha sentito parlare di Massimo Boldi, si è どうか emozionato. よろしく頼む
Leo, ma carica il suo Magna, magna. Se fai apri lo scatolone, ci metti sopra le crocchette, fai come ha fatto Homer Simpson, le metti togli quell'immagine lì, porca miseria, mi sembri cosa, mi sembri Che sembro? Garzia, ecco, È vero. Comunque Leo, ascolta, metti la pizza dentro al piatto, ci metti le crocchette di sopra, la riscaldi E poi ci fai una bella elbow drop. ma alla pizza. Sì, dai, ci va. 場所はアジムステップドマの両替だ。誠でござるか。若はご無事であられたのか。今はどちらに。まさかすでにここへ。飛燕様はご存命で傷も大方癒えている。 Dio, grazie del consiglio, dice ド Leonardo. マへの帰還を願う私にこう言われたのだ。 Chiude gli occhi e pensa alla gallina. 民がなお戦を望むのであれば勝利 Era il verde di prima. しかしこれ以上の戦乱を Io sto ancora pensando al boss finale di ieri che faceva po così, che si era fuso con una gallina come una capra. Io te lo 飛 dico, 燕様の首を差し出して助 io か te る lo の dico, だ io appena ドマの民 posso, が思うはずがない。 che ho la possibilità anche monetaria, あの方の決意は揺るがなかった。 prendo il coso, prendo il, come si chiama? 私はこちらに帰還してきたのだ。 Ciao. Compro il biglietto, salgo dove stai tu e durante una diretta di questi mattemi. Mi dà la segnata. Pigliare le segni del Vrasi pure sulla schiena. Oh no, io il cacco qui chiede. Nemmeno così tanto che Ma scusami, c'era veramente la gallina verde. Che Gozaro, De Gozaro. Questo è giapponese arcaico del 1500. Quando dicono De Gozaro. no, ma che io te corco, cioè in diretta faccio come ha fatto il John Cena quando prese a cinghiate coso, Ma Lio, tu lo dici tante di quelle volte, però io aspetto che lo fai. No! Fai due wrestler. No, non che lo fai. No, non che lo fai veramente. Che fai due wrestler su qualche WWE. Ah, ok. E vediamo l'esito. Perché sennò sono parole al vento. avrei il 2K14 e il 2K17 per Parole al PS3. vento. Potrei farlo, però devo trovare le immagini. Cioè, c'è che mi dovrebbe mandare il progetto per il suo, che poi per il mio te lo fai te a misura, cioè metti un cappello da cowboy, ci metti la barba profonda spessa come la mia, ci sta. Scusa, dove cavolo ce l'hai tu la barba spessa? Avete... No, non ce l'ho. No. Però me la sento, mi dà fastidio. La sento che se non ce l'ho mi dà fastidio. Sono a 3 giorni di barba e sto impazzendo. Domani sono al 4º giorno, devo tagliare. Non lo devo menare. Simon, ma io sto impazzendo con questa barba. Lo storco di mazza. Ma io potrei dire, non so come fa la gente a sopravvivere al 4º giorno di barba senza impazzire, perché veramente mi punge tutto. Stava ridendo. No, non stava andando via, mi sa che stava ridendo. Simon Wolverhampton sta vivendo. Perché glielo dice Simon? È una stagione disastrosa. Sì, in Premier. Io riesco a mantenerla lunga, però fino poi a un certo punto mi viene proprio che mi viene da grattare quasi. Quando me la tolgo c'è una soddisfazione. Fatti un Tyson Tonko, fatti un pizzetto alla Tyson Tonko. Ma perché già me lo sono fatta ai tempi un pizzetto alla Tyson Tonko e mi hanno detto che ero vecchio. Quindi, che eri? Occhio. Che ero vecchio. Ma vabbè, ma sei tu che dici che ti scambiano per uno più grande di età dell'età che hai, però non è vero, dai.
Si vede che c'hai 55 anni, dai, è l'età giusta. Sto scherzando, Stavo scherzando, Io. Sono offeso! No, stavo leggendo una cosa qui Ok. su cosa. Ci racconta la storia. Ottimo! Ottimo! A me un pochettino di siciliano c'è. Cazzo. Ma comunque che figata sarà la serie televisiva di Spider-Man Noir? Che c'è con Nicolas Cage. Quello penso che sarà fantastico. Non lo so. Noir, sì, sarà interessante. Mi spiace ragazzi, purtroppo come sempre 3 squadre devono retrocedere, non so in Premier League quante ne retrocedono, fa vedere, retrocedono penso sempre 3, come da noi. Sì, 3 squadre, senza neanche fare play out, semplicemente se ne vanno giù e basta. Sì, No, ma poi, allora, 2 punti, disastro, sì. Una schifezza. È vero, ha ragione Leo. 2 punti in tutte queste partite qua non si può vedere, ma manco la Fiorentina va così male veramente. Che la Fiorentina non è che si è messa bene, però non da fare 2 punti. Ripeto, è imbarazzante, dai ragazzi, è ovvio che va giù, Yuji, riposati, ti dice, sì. Mi riposerò quando sarà il momento. Prima vorrei sbloccare. E poi c'è la resistenza di Alamingo. No, vittoria sarà nostra, esatto, la vittoria sarà nostra. Lei mi fa l'inchino. Allora. Ad amico. L'amingo, sì, il posto. Questo posto qua è sottomesso all'impero. No, un'altra scena. È un periodo di scene. È una fase di costruzione. Io cercavo in realtà di arrivare al salvataggio, ma insomma, se riuscirò. Sono stata lontana da Doma per tanto tempo. Il mio signore non mi ha fatto notare la verità. Facciamolo insieme, Wakam. Ecco, qual è una frase che voglio sentirmi dire. Andiamo in mezzo alla gente. Facciamolo. Beh, è sempre una bella frase da sentire. Questo unire i cuori per il bene del popolo. Mi piace. È come se i corpi si fondessero in un'unica creatura. Dovevamo imparare la fusion, assolutamente. Imparare la fusion. Troppo. Chiamo Wakame Saiyan, ma non ho accesso alla fusion. È un vero peccato, ragazzi. Liberation Front Sentry, let's go! Si va. Che bella sta parte di trama, non so perché la critica è tanto criticata. Che sono quasi le 6:30. Io staccherò prima oggi perché sono stanco per il mal di testa. Mi scuso, vorrei sempre arrivare fino alle 7 tutte le volte, ma oggi penso che. Che è successo? Mi sa che si è collegato. Sento un odore di vino. Ecco qua, chi è che mi inebria? Ci vediamo domani, ma certo non è. Adesso non posso staccare adesso che arriva Comettino, non posso. Qua. È una papera. Per il Carmelo. Come non può fare che riconosco i miei Ma che poi gli ricordi il trauma della lettura del segmento di Donna Poppera, lui si ricorda benissimo Donna Poppera. Ma basta questa Donna Poppera. Però aveva il suo perché, dai. Ma era una che era. Beh, era avanti con gli anni, però non li dimostrava, sai. Persone che l'età è solo un numero. Poi è ispirata a quella di Dan. Quella veramente, quella nonna lì, poco cane. È la nonna che tutti vorrebbero avere. Ecco. Let's go. La nonna con la zizza più... non ho osato dirlo, Con la zizza. Non ho osato dirlo. Dalla parte mia si dice zizza. Una sola, con la A, non con le E. Vabbè. No, con le E è plurale. Punto. Con le zizze piuttosto del Far West. Adesso non andiamo nell'esplicito. Ok. Ho sempre paura delle regole di tu. Allora, Dubbio.
Chikusa. Non credo che adesso ci sia la polizia per le espressioni dialettali. E chi non beve con me, questo lo colga. Non è quello, ho paura di come me le traduce nell'altra lingua, sto cavolo di... Perché poi vanno a finire in inglese, in arabo, in turco, cavolo. Big melons. Esatto, sotto la frutta, la verdura, gli ortaggi, esatto, stiamo parlando di ortaggi. Perché Martin si è che ha riprodotto il suo sound. E che come Tino dice sempre che lui ama 2 ortaggi belli sodi, esatto. Come si dice dalle nostre parti, il meloniciauro. Sì, si dormirebbe sopra, appoggiato lì, si farebbe una pennichella incredibile. Come un gattino sul davanzale. Esatto. Vediamo quando ce la smettiamo di fare. Ma come Tino l'ha capita almeno sta cosa. Ma non lo so se quell'attaccamento. Augusto, testa di pappa, ma insomma vi pare la testa di Frankenstein quella? L'altro mi manda gli audio, porca puttana. Gli audio senza contesto. Senza contesto non ha senso, non fa lo stesso. Comunque una cosa che si è capito di Commentino gli piace The Mask 1 sì. E Hotel Transilvania. Hotel Transilvania che adesso dice dovrebbe uscire il... E gli piace Robby Rancido. Ludovico Verde è il secondo film, in teoria. Un film e facciamo finta che non esiste. So se dovrebbe uscire o il quarto o il quinto film di Hotel Transilvania e sembrerebbe che come si chiama che Fly My Pretties, guarda questo nome della missione. Ha messo di nuovo su famiglia. Sapete, c'è una storia bellissima, leggete il nome di questa missione, Fly My Pretties, nel famoso film del 39 credo che sia, quello di il mago di Oz. La strega cattiva, la strega del come si chiama, diceva Fly My Pretties, fly, ma in realtà non l'ha mai detta questa frase, quindi è incredibile. Scusami, uno non erano Pretties ma erano scimmie. No, parlava della Fly My Monkeys, quindi già hai detto. No, in inglese era Fly My Pretties in inglese. Però in realtà non è mai successa sta frase. Meglio che si copra, signorina, può beccarsi un brutto raffreddore. Di quella macchina, che cavolo stai mandando che ne do? È la maschera, dove? Ciao Xinkai! Ciao Xinkai! Xinkai, sono sopravvissuto 2 ore oggi con un mal di testa tremendo, stavo andando KO. Da un po' che dico adesso stacco, poi non ho staccato. Poi è arrivato Cometino che ci intrattiene, ci ha portato il vino, guarda che una bella tanica di vino. Fatelo portare da caramelo un bel cabernet. Ma cos'è questo cabernet? Massimo gli posso portare il Zibibo, più scaberci, appunto, lì si ragiona. Meno lo si capito no, ma lui si ragiona, no? Una roba scabercia, dai. Ho detto al massimo io a Jack gli posso portare ma certo. Vedi che lì è un professionista. Come stai Xinkai? Io purtroppo è da ieri che sto... Xinkai, ti faccio vedere come si sblocca un platino su Medieval. Guarda in che maniera, va che leggenda. Morendo, cosa c'entra Moreno? Morendo! È una... Morendo! Che Moreno? Ecco qua. Guarda, sono morto per curare tutti e ho sbloccato il platino. È così che si splatinano i giochi. Sto facendo schifo. È così che si splatina. Mi spiace, Xinkai, mi spiace. Io purtroppo sto mal di testa. Che è successo? Infatti, pensa che sono quasi convinto che questa è l'ultima settimana che faccio live quest'anno, poi mi dovrò riposare un po'. Oggi ho caricato... Non sei l'unica che è stata male ieri sera. Comettino si è preso il supposto per tutta la sera, una ogni 5 minuti. Ieri sera non ho neanche preso neanche una tachipirina per vedere se mi passava il mal di testa. Ma non prende la tachipirina, prendi il suppostone, insomma, quelli... Ehi! E che supposto? Questa clip è epica! Non l'ho pubblicata, in realtà no, è proprio questa qua, funziona così. Ti spiego, Medieval aveva degli obiettivi davvero strani, del tipo uno muore 5 volte e poi poi ho dovuto trovare una bottiglietta che non avevo preso ieri in live,
E poi ho fatto altre roba. Stamattina mi sono dato da fare, fra ieri... Cioè, stamattina ho detto, ma dai. Oba, ammazza quanta roba. Oba. Ok. Oba. Arrowhead. Stiamo raccogliendo Arrowhead. Che non è una roventa. Comunque, stai meglio Xinkai, almeno tu. Stai meglio? Io purtroppo sono molto KO. Però, ripeto, diciamo che... Questa settimana farò così. Ho finito Medieval, sono contento. 14 giochi finiti in live quest'anno. Meglio dello scorso, non è tanto, però è buono comunque. 14 giochi finiti in live, non mi posso lamentare. E ovviamente finiremo. Aspetta, mi dispiace come Tino, guarda, per mal di testa ti avrei detto che nessuno ti poteva capire più di me, ma purtroppo no, ma non ai tuoi livelli. Tu, Xinkai, hai fatto dei controlli, hai fatto delle cose serie, io me lo tengo, poi mi passo. Ormai c'è che ci sta copiando a tutti e poi dici che... io copio il mal di testa, che bella roba da copiare, cavolo. Preferisco copiare... Ma sai Max, mio padre mi ha detto che forse è stata che ho preso aria ieri. Sì, e io... Perché avendo anche lavorato nel bosco, probabile che abbia preso aria. Sì, nel boschetto della mia fantasia. Sei andato a caccia. Di? Ma che caccia? Sono andato a farmi... A caccia di cosa? Sei andato a caccia di lupi. È andato a lupetti. No, lupetti sono quelli di scout. Lupetti sono scout. Ci sono i lupetti. Ma perché sto applaudendo degli uccellini? La verità la so, caprone. Perché ho sentito urlare mia madre lontanissimo. Vado a vedere cosa è successo. Voglio così, vado a vedere cosa è successo. Sembrava la maschera quando vede quella là con la faccia. Faceva... Ma se ho riprodotto la maschera e dice a dire la verità, lo so, caprone. Arrivo, Oh boia, mi si è incastrato. Ah no! Niente, oh. Ragazzi, mi si è incastrato una roba sulla gamba, sul piede in mezzo. Ma tu puoi più malare che ne faccia Alexa? C'è che fa la oba. Ammazza quanta roba. Comitino che impazzisce come... Impazzisco? Completa la frase, Carmelo? Completamente. Completamente cosa? Che impazzisci completamente. Impazzisci completamente. Ma su cosa? Su quello che c'è che sente sua madre gridare. Tu che dici... Ok, vi spiego cosa era successo se riesco a trovare questa immagine. Avevi fatto la oba. No, se sto oba. Sì. Vediamo se lo trovo. No. Ecco questo qua. È successo questo, mia madre praticamente aveva questa immagine qua. Perché non posso tenere tutti questi limoni, vedi? Se aveva i limoni che gli cadevano, insomma. È un problema di vita reale. Scusami, quale tempio? Ma io ho sentito infatti l'urlo, pensavo fosse nel gioco. No, nel gioco è silenzioso qua. Come Tino, Fox mi ha detto che lui questi giorni il tempio cambia. Il tempo, non il tempio, come Tino. Il tempo. Cos'è? Tu leggi il tempo. Pensavo che so il tempio che sta a Roncade. Sta dicendo il tempo, è ovvio che non è il tempio che cambia, non è mica Zelda. Può essere preso il tempio buddista che sta a Roncade oppure a Bosco Chiesa Nuova. Ah, ma è quello dove quando vai lì ci sono i monaci buddisti Shaolin che ti fermano col bastone e ti dicono fermo forestiero, devi prima ma sai che a Bosco Chiesa Nuova fa un gran freddo, che sia inverno o estate. No, non lo sapevo, però mi immaginavo che devi combattere i monaci Shaolin. E poi non prendere una mazza anche. Ma comunque tu, povettino, che tecniche usi per combattere i monaci Shaolin? Ma no, sì, che tranquilla, si capiva, lui che... si capiva. Letteralmente suglia di mazzatini. No, perché i monaci Shaolin iniziano a roteare il bastone e poi caricano il chakra e scatenano l'energia. Vedi? E qui abbiamo Big Changus Guerrero. Immagini. Changus Guerrero. Changus. Buonasera gentili amici, anzi gentili amici, buonasera, che siamo invertiti. Oh, questa è una bella notizia. Oh.
L'attore è quello che faceva che era un investigatore in corsia. Sti cavoli. Coso. Dick Van Dyke. Ah, beh, grande lui. Compie 100 anni e festeggia in anticipo. Sì. Siamo più che contenti. Sì, ma infatti va bene così, sono contento. Festeggia in anticipo, cioè perché? In anticipo. Se li compie. No, ma lo so, lui è centenario, lo so. Centenario di Van Dyke. Famoso, bravo attore. Mi sembra una persona simpatica, guarda. È una persona che arriva a 100 anni ma è sveglio di mente, ragazzi, è una persona intelligentissima, Sono quelle cose che io rispetto tantissimo, persone così, sveglie, intelligenti, basta rispetto. Affrontiamo il Caterpillar, ma cos'è? È diventato Pokémon, c'era il Kabuto, ora abbiamo il Caterpillar. Userà la mossa che mi rallenta, Caterpillar. Cos'è sta roba grossa? Questo è un altro. Vedi, Rhino Beetle e Caterpillar. È diventato Pokémon. Come Caterpillar? Caterpillar sono dei vermetti che fanno le bavette e ti catturano dentro la bava, Ovviamente non so, scusa. Ti bloccano. So i cosi, come dico, i baghi da seta. Bacchi da seta, bravo, bacchi da seta, bravo italiano. No, i procedimenti brughi, Comunque Xinkai cerco di riprendermi oggi perché darmi una mossa, star bene. E poi così stasera se faccio flessioni, 500 flessioni di filo, ma figurati, non riesco neanche a fare 10. 100, io intendo. Ciao, è arrivata Elettra, la gatta pazzesca. Ciao Elettra, vada. Ce l'ha ma io dico, scusami, non per male, perché non voglio essere offensivo, ma che cavolo ti sei fatto di polverina pesante? Perché? Cosa ho detto stavolta di strada? No, che sembri euforico. Euforico? No, sono felice. Quando arriva la gatta a trovarmi, mi fa piacere. È brava lei, è brava. Un doppio un paio di grattini, ma. No, più che altro mi spiego il motivo che è ovvio che finisco per trascurarli. Tutte le cose, le ore che sto dedicando, anche le dirette varie. Io sto aspettando solo di andare in pausa per stare un po' con i miei gatti. Anche perché quest'anno ne ho persi 4. Allora non voglio più sprecare tempo, voglio stare con loro più che posso. Finché me lo posso permettere, di passarci tanto tempo insieme. È normale come cosa, è normale, quando vuoi bene non vuoi perdere tempo prezioso, è chiaro, per quello che sto aspettando di andare in pausa io, perché voglio stare un po' con loro, infatti non è che sono trascurati, perché come vedi sono sempre qua con me, però ripeto, è ovvio che ho tanti impegni, non è che posso stare lì a carezzare. Magari vogliono fare anche loro le dirette con te. Magari vogliono fare le dirette con te. Infatti fanno le dirette con me qua, è fuori dalle telecamere. Tipo che inizia a giocare a fantasia finale a modo loro. Ah, come Tino, ti metto un amico fra poco su fantasia finale, ti metto un amico. Ma aveva voglia di vederti, te lo faccio subito vedere appena finisce. Sì, ma non è. Sì, ma questo è in grande forma. E il coso, come si chiama? Come si chiama? Il Chocobo leggermente sovrappeso. Il piccino peso, come dico? Chocobino. Ma vattene che la boia impestata. Ce l'ha con sto Chocobo. No, con quello struttore. Sto giocando a farming e mi scappa un bancare di muri per fare. Devi assolutamente stare bene, Jack. Jackson alla fine progettino 5, è terribile. Dopo aver salvate tutte devi sceglierne una. No! Ma come? Ma come devi salvarne una sola? Ma non può essere così cattivo il gioco, dai, non può più. In che senso? Ti è scappato un bancale di cose per fare i muri. Cioè, che cavolo gli... E infatti voglio dire, sono te, Fox, Topo e Panzer, poi salvarne uno. Salvi Panzer, ovviamente così puoi sentire il suo tifo anti le squadre che tifi te. Nel dubbio salutiamo sia Volpe che Panzer. Salutiamo, sì. E anche Topo, che intanto possa trovarci, il mitico Topo. Proprio del Topo, dovrebbe essere vivo perché possa fargli il comando. Sì. Perché io ho provato a cercare di suonare ma non sono riuscito a trovarlo. Lo so. Allora, occhio perché... Ma pensi che lo finirai in questi giorni, Xinkai? Pensi che ormai manca poco? Devo salire su. Ma porca vacca. Porca vacca.
come Tino ho combattuto la porca vacca. No, è che qui c'è una situazione parecchio seria. Sì. Ovvero che come Tino sta bloccando un'autostrada sana perché parte veloce e gli parte il bancale con tutti i cosi di legno. L'idea è che può servire uno per salvare tutti i sacrifici. Ah beh, se si può fare, no, poverino. Povero panzerotto, poverino. Allora, ripeto, sì, l'idea è quella, magari ne devi sacrificare uno. Cometino, poi mi spieghi perché non giochi da PC e giochi. Oh, porca puttana, che almeno la parola, Cometino. Devi fare. Ma stavolta abbiamo fatto stare, Carmelo. Se stai cercata. Ma ancora non ti è chiaro che scusa in ginocchio dicendo scusa, non l'ho fatto apposta. Io dagli una ridence che ogni volta che Cometino si incavola come un animale. Non hai capito nostra, Carmelo. Io ho capito, l'ho detto a mo' di ragazzi, qualcuno trovi il dizionario da italiano cometiniano, vi prego, qualcuno lo crede. Fa capire a Cometino e non sapeva cosa voleva dire morendo e mi diceva moreno perché sta morendo. Perché io sono così tanto deficiente. Chi? Io, tu pensi che tu sia così tanto deficiente? No, non penso che lo sia affatto, penso che sia un ragazzo intelligente, perché figurati. Intelligente come Tino. Ah, cavolo, ragazzi, è diventato un businessman del vino, è ovvio che è intelligente. Cometino, io in realtà sono cheerleader della squadra di Cometino, in realtà vado Singer che si sta sentendo male dalle risate. Io ho letto che sono l'ultima goccia, l'ultima goccia. Cometino non sarà mai l'ultima goccia, con il video che ha non è mai l'ultima goccia. A quanto sei Max devi ancora avere parte vivo nelle dirette di PES, così mi dai una mano come cacchio. Se ci fossi alla sera, guarda, lo dico, è la cosa che dico sempre da lì, io fino alle 10 non c'è solo. Ah, ma a proposito, Cometino, tu stasera ci sei, scusa, ma dopo le 10 startavo le dirette di PES. Sì. Allora, ho letto comunque l'ultima goccia, l'ultimo capitolo, dovrei finirlo oggi. Oh, bene, spero di riuscire a vedere il finale. Sono curioso. Poi c'è Miku, che è il mio personaggio preferito della serie. Cometino. Hai finito, Carmelo, vacca boia? Buon vino. O ti devo defenestrare? Dico, ma non ti dimenticare che stasera sto in live, quindi ti aspetto, Sì. Non gocca più nostra, sì, fa finta di nulla, dimenticare che stasera sono in live, quindi ti aspetto. Vediamo se mi faccio video, anche perché ancora un po' Cometino, digli la verità, sei con la fidanzata, ogni volta. Sei con la fidanzata numero 4, sai. Numero 4 stasera. Non ce l'ho manco. Ne ha 7 al momento, Cometino. Poi al massimo la tua fidanzata è Alexa. No, la mia non ce l'ho la fidanzata, quindi Cometino cambia nick così mi frega. In realtà ce l'ha, Chi è? Alexa. No, continuiamo a nominare. Cometino, in realtà Jack ce l'ha, però siccome non mostrarlo al pubblico attualmente perché non si sposa, la tiene sotto chiave. No, io stanotte ho sognato che... Oh, ma sapete che io non sono neanche fidanzato né sposato? E stanotte mi sono beccato un mazziatone così da mia moglie, nel sogno, perché mi dice, ma sai, cioè, non hai visto il nostro figlio, ma sei un imbranato, che non è possibile che ti perdi il figlio in giro. Ma io in realtà sono andato in bagno. Ma non è possibile andare in bagno e perdere il tuo figlio. Ma che cavolo vuoi da me? Adesso lo vado a cercare. Sono disperato. Jack, siccome dalla tua stanza al bagno praticamente c'è un intero stato americano. Ma non era a casa mia, è quello il punto, non era mica a casa mia, ero in un altro posto. Il bagno era quello del mare, praticamente del posto andavo in mare. E poi ripeto, io sono andato in bagno, ma erano tutti occupati, è incredibile. Ogni volta, era tutto, c'è passata un'orchestra, e io dici, forse ho trovato un bagno libero. No, è passata un'orchestra, che era la tromba. Che cavolo c'è in sto bagno? C'è un'orchestra che occupa tutti i posti del bagno. È il dilemma dei sogni che non riesci mai a trovare un bagno libero, guarda. Jack sposato nel sogno. Sì, ogni tanto mi succede un sogno che continua. Questa qui. Non ci hai fatto sapere niente. Però non è che sono sogni belli, nel senso. Guarda, io l'ultima volta che dovevo incontrarmi con uno che veniva su da Ferrara. Per favore, non parliamo. Ho perso l'incontro con lui. Sei perso l'incontro?
Sì, l'incontro con lui a Vicenza, mi è piaciuto. Ho sognato. Hai sognato... La patente lì che il sabato lì sono andato giù a Vicenza. Ah, sì. Come Tino, beato te, io mi sono dovuto beccare io in Jack scappando da un carcere, quello stile carcere Non ricordo americano. sul sogno che hai fatto, sì. Bello, Il però. è bello che Jack scappava e a me mi ha lasciato. Ma certo, ho fatto come facevamo con Sherry, la lasciamo indietro, è giusto. È giusto. Mi ha fatto quasi scorcare di mazzate e poi arriva lui, fa tutto stile supereroe. È giusto, l'eroe arriva sempre alla fine. Si mette in posizione. Posa, tipo da Giorgio. E i sogni. No, la posizione alla Superman. Non ho mai avuto queste super vita mia, guarda. Mi fa ridere però l'idea. Apprezzo. A parte comunque io... A me piacerebbe incontrarvi tutti. Io non ero un sogno, era una brutta realtà. Se in realtà venite di domenica, tu sia libero. È vero! Non dirglielo che nel Matrix, non dirglielo che è dentro un Matrix, non dirglielo che poi ci rimane male se scopro che è dentro un server. Ma cosa c'entra? No, come ti... No, cioè, tu sei libero. Tu come Tino sei libero. Sei libero, ma Lio è dentro un server. Lio è dentro un server, è chiuso dentro ed è purtroppo è su Windows 7 che però non ha più aggiornamenti da anni, quindi è bloccato dentro su Windows 7. Ancora questa cosa. Fate piacere Windows 7. Jack, ma cosa c'entra questa cosa? Sta buono come Tino che tu sei, cosa fermo su XP. Io sto parlando di un'altra roba e voi tirate fuori un'altra. Stiamo parlando dei sogni con ma noi stiamo rispondendo a Xing. Infatti è importante, lo so che come Tino hai deliri alcolici delle 18:48, però... Ma vai a fare in culo, va. Io non ho... No, la parolaccia no! Prego, non per offesa, per la parolaccia. Ma sti tizi non so, taglielmi... sono imperiali, sono cattivi, sono sempre cattivi. C'è l'elmo da cattivo. Ma mi ricorda qualcuno. A me ricorda Roma. Ma non lo so. Imperiale Pilus Brio. Jack. Che ribambini questo operaio. Dico, forse degli uomini famosi. Famoso pittore di cui non possiamo dire il nome. Sì, ex pittore fallito, sì. Ci ricordano un po'. Consigliamo biscottini per Cometino che ha fame, scritto in chat. Aiutatelo a superare la fame di Cometino. Va a fare dei cianghi, porca Anche solo se io che si mette a sparare stronzate contro voi due. Stiamo divertendo. Cometino si credo che in questo momento si sarà sentendo male a sta situazione. Molto probabilmente adesso Simon è disattivato. Cometino? No, ci sono, ma non stavo parlando perché stavo facendo una consulta, scusate. Cometino, ma alla fine cosa hai pensato quando ieri notte sei andato in bagno e hai visto Psyduck? Guardavi i video zozzi d'attacchino? No, Cometino certe cose non le farebbe. Video zozzi, ricordate al massimo il tema? No, io non li guardo. No, io stavo dicendo a Simone... Ma tipo quella volta là che è arrivata una mail da mio padre, ripeto. No, fermo, Taimando, non puoi dirla sta cosa. Come non puoi dirla perché è una cosa brutta. Non puoi dirla quella roba lì che ha ricevuto lui, Non puoi roba dirla. Lì non si può dire. No, non si può dire. Ripeto, non si può dire. Non so cosa che mail ha ricevuto te. È una truffa, non era una mail, ragazzi. Ha ricevuto una truffa. Ma in realtà che abbiamo chiamato i carabinieri noi. Lo so, ma mi raccomando, occhio, non si può dire. Avevo capito, non era... 真の狙いは Qual è le tue lì? 海賊衆に同調して放棄しそうなものを Non si può dire, していくことだろう su YouTube quella roba lì. Non si può proprio dire perché è una roba No, estrema. ha detto... No, sti cazzo di operaio, si decide o no di andare? Quale operaio? Io ho sentito prima Jack che ha detto non era una truffa, era la... No, era una truffa, ho detto è una truffa quella, ho detto io. Era una truffa. Come Tino, si piglia le truffe. Non è colpa sua, non devi crederci. Ma come ti ho detto, c'è stato un attimo
che c'è stato forse un piccolo sbalzo. Ah sì, se alzo la voce. Ho sentito piuttosto di una parola. Ho sentito altro, vabbè, succede. Che lo sta dicendo quell'altro? Se non è una truffa è una mecca. Che lo sta dicendo? Ciao Xinka, ecco devo scrivere ciao Xinka. Guarda. Hanno catturato tutta sta gente, che roba, che rottura sti imperiali, ma sono sempre cattivissimi. E noi siamo ancora qui a guardare. Dobbiamo aiutarli. Ciao Aizu, ciao Xinka, e dice. Mi si aggiorna Call of Duty Mobile. Mobile, tutto sto giorno. A me arrivano ai 16 aggiornamenti in corso. Su Google Store. Falli fare le 2 di notte. No, dicevo che Cometino stanotte stava per andare in bagno e ha visto Psyduck, il Pokémon che usciva dal water con la sua testolina e lo fissava nel buio. Psyduck. Ah, piantra con le stronzate. Lo conosci Psyduck? Lo conosci Psyduck? La potenza. Mi ero dimenticato il meme di Psyduck che guarda il monitor, me l'ho dimenticato questo meme. Ora lo faccio vedere appena finisce la scena. Che penso che sarà l'ultima scena di oggi. Psyduck. 今は極力少人数で追跡すべきだ。どうか理解し協力してほしい。 Quindi Cometino sta giocando a farming, quindi allora. Fa vedere. Dopo mezz'ora sei arrivato. No, ancora aperto. Guarda in diretta. Oh, io se chiedo il volume, devo togliere il tuo volume, non so come fare. Si toglie il volume di un'altra persona. Perché senti la mia diretta? Sì, ho aperto la tua cosa, però c'ho il volume. No, ma non ho una diretta aperta sul telefono, ce l'ho sulla TV. Ma ho capito, sono io che sto cercando di togliere il volume, non tu. Penso che si possa fare da così, silenzia. Ok, perfetto, fatto. Che paura, c'era solo il tuo volume. Era spaventoso, no, basta. Wakame, dobbiamo sbrigarci. No, non ora. Ci sbrighiamo la prossima volta, magari nel 2026. Ci sbrighiamo, ma nel 2026, ragazzi. Nel senso, io ti aiuto, ma nel 2026. Una canaglia. Povera Wakame, che certe cose non le farebbe mai perché lei vuole bene a tutti. È brava. È arrivata di nuovo Elettra, così saluta. Ok, un mal di testa. Cioè, mi piacerebbe anche arrivare a 2 ore e mezza di live a sto punto. Faccio ancora 4 minuti con voi. Faccio vedere, tanto che ci sono, faccio vedere appunto la faticaccia di questo platino. Quanti ne ho? 84, con Medieval. Fatto stamattina, dopo che ieri abbiamo fatto tutti i livelli di gioco, tutti i calici. Oggi è finito. Però io Cometino? No, non gioco con te. Sì, vediamo un po'. Ho paura che si vedano le cose private degli altri, però intanto faccio vedere lui che gioca, vi faccio vedere Cometino che gioca, ragazzi. Ah, questo qui è il meme di Psyduck, vi dicevo. Anche gli imperiali sono cattivissimi. Purtroppo sono cattivissimi. Super cattivi. Display capture. State vedendo, ragazzi? Schermo di Cometino. Sta giocando. Fammi togliere queste scritte sotto. Non mi ricordo mai come si toglie l'interfaccia. Che rottura. Non mi ricordo più nulla su disco. Si poteva far sparire sta roba. Forse così ingrandisci, no? Vabbè, comunque è Cometino che sta giocando. È Cometino che sta giocando su Discord, state vedendo. So che è un bel gameplay, vedete col suo furgone. Ah, ma è mobile. Sì, è mobile, certo. Si vede. Che devo dire, se non mi va il computer, come mi distratto. Lo so benissimo, non mi sono dimenticato che sei senza computer, tranquillo. Solo che non avevo mai visto l'interfaccia mobile così. Sì. Tenere la pista, no. Cometino che giochi, sì, Cometino che gioca. Adesso... No, perché ho visto anche Lio, è comparso un Lio selvatico in diretta per un attimo. È comparsa la faccia di Lio per un attimo, mi sono spaventato perché sto trasmettendo. No, vorrei far sparire i riquadri di sotto, però non riesco, Non riesco a fare. Ciao Lio, è timido. Abilito anche la mia. La mia non va perché ce l'ho. Per fortuna che Cometino non può vedere la live. La diretta su da TV. No, che mi ha fregato.
A destra vedo l'icona di una brutta persona, anzi a sinistra. Chissà chi era. Esatto. No, beh, è ovvio che c'è il server di Panzer, ovvio che c'è il server di Panzer, Sapevo che ti riferivi a lui, ce ne sono scritto, sì. Allora, comunque ho preso, lo conoscevi Shenmue X-Inc? Per me quel tipo di gioco che potrebbe piacerti, giochi un po'... Shenmue è bello. Sì, devo picchiarlo, devo giocarlo anche questo. Mi sembra, se non mi sbaglio, dovrebbe essere un gioco simile a è una sorta di padre di Yakuza, sì. È una sorta di padre di Yakuza. Padre spirituale. È una sorta di nonno di Yakuza che fate con Yakuza. Sì. Poi Code Veronica X che costava 5 euro, quindi si poteva fare. Code Veronica X. Però è la versione c'è solo in inglese, purtroppo, c'è solo in inglese. La versione PS3 in italiano, la versione PS4 in inglese. Strano, quanto strano. Però è così. Scusatemi, oggi non ho acceso la luce anche per il mal di testa, perché mi dà fastidio la luce. Non si ha mal di testa? Sì, la lingua. 4 lingue, ma non c'è l'italiano. Vabbè. Simi? Emilio. No, che commentino si stava aumentando. E non ho capito perché. This game contains scene of explicit. Tanto ragazzi non facciamo nulla, no? Faccio solo per entrare. Non ci saranno scene di quel genere, tranquilli, non vedrete nulla di spaventoso. Lo conosco, un bel gioco mai giocato. Ah, ok, ecco, siamo arrivati. Capcom, anzi la Capcom dei tempi d'oro, Capcom. Prima della breve crisi. La Capcom. Domani è The Last of Us, e penso anche venerdì. Andiamo un po' avanti con la trama. È spettacolare. Quindi per 2 giorni non avrai rotture di palle in Discord. Ma non è quello il problema. Fosse quello il problema, guarda. Fa piacere, veramente, fa piacere. Se non mi dava fastidio non l'avrei fatto, ma mi fa piacere. Comunque sì. No, la gatta va di là, vabbè. Andiamo qui alla porta. Diciamo che tranquillamente è diventata una testa grande nero della sostanza. Sì. Allora, comunque, pensate che nel 2000-2001 sto gioco era già su PS2. Erano i primi giochi PS. Il sound di Resident Evil, se ti senti. L'intro di Resident Evil sono stupendi, è vero, erano curati benissimo, sì. Vibration on. Questo gioco è uno di... penso sia il Resident Evil più difficile in assoluto, questo. In forza. Quello più cattivo. Sì. Perché è una difficoltà hard, ma veramente hard. Io che finivo gli altri ad hard, il 2 e il 3, come hai visto, però. Il 2 è anche bene, il 3 no, ma il 2 va benissimo. È molto bello, non lo faccio vedere perché magari può essere un contenuto forte, vabbè, non che noi ci spaventiamo, però. È molto ingrifante. Una roba, guarda. Va bene ragazzi, passo ai saluti, ringrazio Lio che è stato con me 2 ore e mezza, ringrazio Simo che è subito dopo, 10 minuti dopo, e poi ringrazio Cometino che... non vai proprio da nessuna parte. Invece vado a preparare a mangiare come ha fatto il buon Leonardo. E poi ringrazio tutti voi che siete passati da Ice, che anche lui è stato 2 ore e mezza con noi, un po' impegnato, però c'era. E ringrazio Xin, e ringrazio tutti gli altri ragazzi che sono passati oggi, che non vedo tanti. Ah, Leonardo, Matteo. Per qualcosa da Masterchef. Sì, stavo dicendo, non vedo nome. Masterchef, poi c'è Masterchef. E ringrazio anche che siamo arrivati a un bel traguardo, che è questo qua. Delle sub raggiunte fra le 2 piattaforme, abbiamo superato l'obiettivo dei 20, quindi... E tornano a fare dirette anche di là, no? Cosa, Cometino? E tornano a fare dirette anche di là? Se mi va le farò, se non mi va non le farò, sto bene qua. È sempre un piacere, ciao Jack, ciao Lio Cometino, ciao Simo. E domani ovviamente sarà più rilassante, domani è un gioco, mi piace The Last of Us, mi piace per quell'atmosfera rilassante, i sorrisi, la gioia, l'esplorazione urbana. Di mazzate. Sì, e incontrare la gente, stringere la mano, sentire l'affetto delle persone che incontri. Proprio l'affetto quando t'azzano. Sì, specialmente quando incontri quella tipa con quell'ascia gigante che ti fa l'affettato in compenso. Però diciamo che vi ringrazio, è stato un bel pomeriggio, mi scuso se non ero al 100% questo mal di testa, diciamo che ho il 30% delle mie qualità normali, ma sono contento lo stesso di esserci stato, di aver raggiunto le 7 di sera. Grazie a tutti, ci vediamo, e stasera posso trovare il buon Lio, posso trovare la buona Xinkai, e magari riesco anche a vedere il finale di Project Zero, sarebbe bello. Io comunque fino a venerdì sicuro che ci sono, poi penso che organizzerò qualcosa lunedì per salutarci,
penso che lo organizzerò, così farà qualche party game, ma vediamo quanti siamo, perché in questo periodo non c'è mai nessuno, però vediamo. Se siamo abbastanza, se vedo che entro venerdì riusciamo a organizzarsi, si fa qualcosa. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Buona serata, è passata una bella serata veramente, mi raccomando, almeno voi che non avete mal di testa. Ciao ciao! Ciao!